Ci siamo ragazzi? In diretta da 5 secondi. Allora, se ci siete, se ci siamo, buonasera a tutti. Diteci, Lucia fateci Bartolacci sapere. c'è, quindi ciao ragazzi, siamo Ci centrati. vedete? Perché c'è stato un piccolo problemino che non ricordavo più come si faceva la live, anche perché sono Stavolta passati 3 mesi esatti da quando l'abbiamo fatta l'ultima volta. stavolta non è stata colpa mia. Cioè, la colpa è sempre la mia, perché tanto le cose le faccio io qua, va bene, mettiamola così. C'è Allora, Tonio Colonna che dice: "Ciao, come stai Lucia?" Cioè Tonio ciao devi Flavio, Tonio parla con gli altri, non parla con noi. Tonio devi parlare Grazie con noi. Tonio. Ciao Alessandro, ciao ragazzi, ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Ciao Lorenzo. Noi siamo tornati ieri sera da questo mini tour in Italia. Io ho scritto Giro d'Italia, ma effettivamente abbiamo fatto un piccolo giro nel sud Italia. Per chi ci segue nei social, ma anche su YouTube, abbiamo fatto qualche video. Ciao Nicola intanto, Nicola Clemente, ci siamo conosciuti ieri. Non siamo riusciti come sempre a stare a passo con i tempi, però in qualche maniera questa volta ci siamo impegnati un po' di più. Pete Mitchell, sì, siamo in diretta proprio ora. Sono le 21:03 del 6 novembre e siamo in diretta appena tornati a casa. Siamo in diretta da casa, questa volta da Corridonia in Italia. L'altra volta eravamo a Montevideo, quindi siamo più vicini. Tutto ok, vi ho seguito anche in questo mini tour, grazie. Ciao Tonio Colonna, per chi non lo conoscesse, è stato insieme ad Anna, sua moglie, sono stati gentilissimi, ci hanno ospitato ieri notte, quando Sì. praticamente nella nostra ultima piccola tappa da Altamura fino a qua. Diciamo che Altamura è un po' la nostra tappa obbligata di piacere, nel senso che i nostri tour italiani, forse anche europei, nel senso che andremo fuori Europa e quando ritorneremo c'è da fare tappa a Altamura. Comunque Roberto Ciao Falcone Anna, se ci sei. Roberto Falcone dice: "Non siete venuti più a Palermo?" Purtroppo Roberto no, perché dovevamo tornare in quanto domani mattina presto abbiamo il treno per Milano Centrale, dobbiamo andare assolutamente ad ECMA e ci siamo talmente tanto innamorati del sud tra Sicilia, Calabria, Basilicata, che ci siam detti questa cosa: noi inizio anno abbiamo già fatto il biglietto, torneremo in Sud America dalla Tenerona. Questa volta l'idea è, viste le stagioni, visto anche il territorio che vogliamo affrontare, perché sarà un po' più complicato il viaggio di questa volta in Sud America, ci proviamo, non è detto che riusciremo a farlo, però l'idea forse è di tornare verso giugno, cioè godere della bella stagione qua in Italia, e dato che ce lo chiedete in tanti, condividere un po' la nostra Italia, ma condividerla nel dettaglio con il tempo giusto. Vi spiego meglio perché sembra una banalità, ma siamo partiti per 24 giorni e con il lavoro di mezzo non si riesce a far nulla, e solo la Calabria, per non parlare della Sicilia, avrebbe bisogno di circa 2, 3, 4 mesi per condividerla come ci piacerebbe fare. Esatto. Allora, intanto qualcuno ci chiede, Antonino ci chiede: in quest'ultimo tour in Sicilia che avete fatto? Allora, lo vedrete nei prossimi video che dovranno uscire, quindi stiamo preparando pian piano, ma ci stiamo preparando anche ad ECMA, quindi insomma siamo tornati ieri, oggi piccola sistemazione, live doverosa perché volevamo incontrarvi anche se a livello virtuale. No, l'idea di fare la live è anche perché ce l'avete scritto in tanti, se noi in qualche maniera saremmo stati ad ECMA, e fino a poco tempo fa non avevamo le date precise, in quanto le aziende che ci hanno contattato veramente Ciao tante Marilisa, aziende. grazie dei complimenti intanto. E ho fatto una scrematura per cercare di fare una collaborazione con le aziende che reputo, perlomeno dal mio punto di vista, più serie, e abbiamo dei punti di ritrovo che saranno mercoledì, giovedì e venerdì. L'abbiamo Esatto. scritto anche in descrizione del video con la relativa posizione negli stand e quant'altro. Quindi trovate tutti, per chi ovviamente avrebbe il piacere Di incontrarci. Pete Mitchell dice: non andavo ad ECMA, però ora ci vado perché ci siete voi. Intanto grazie infinite, questo onore onorati.
Non so se ce lo Esatto. meritiamo. Cioè, magari tu non te lo meriti, io sì, però mettiamola anche Tony. Mettiamola così, io non me lo merito. Però allora, facciamo un veloce excursus di quello che faremo noi ad EICMA. Noi saremo anche mercoledì, però la giornata di mercoledì non è aperta al pubblico, per cui sorvoliamo e saremo comunque nei 2 stand dove saremo Ci hanno invitato presenti. alla Mytech perché fanno la presentazione di un nuovo prodotto, magari interverremo anche noi per dire il nostro punto di vista sul prodotto, però mercoledì è il giorno che purtroppo, dico purtroppo solo per gli addetti ai lavori, tra virgolette, il martedì e il mercoledì, mentre il giovedì e venerdì, quindi è aperto al pubblico, noi saremo tutto il giovedì e saremo il venerdì fino alle 2 di pomeriggio, in quanto poi abbiamo il treno per tornare a casa. Sarà una bella... Sì. Sarà dura, però l'idea è, secondo me, è la situazione migliore per conoscersi. Mi dispiace per tanta gente che magari dice non riesco a venire infrasettimanale, e avete ragione, però anche mettetevi i nostri panni, noi partiamo domani mattina presto e torniamo venerdì sera. Era abbastanza difficile fare tutta la settimana, ragazzi. Ma no, è anche, lo dico tranquillamente, è anche una spesa perché sì, è tutto ovviamente sulle nostre spalle. Esatto, la difficoltà era anche riferita a, insomma, alla spesa che dovevamo sostenere partendo mercoledì fino a domenica, quindi Microchip, abbiamo cercato un po' di tamponare, però per chi, allora trovate tutto sui nostri social e in descrizione nella live, però se qualcuno volesse segnarselo, noi saremo nel padiglione 15, stand O30 della Mytech. Vabbè, comunque l'ho scritto in descrizione del video. E nella hall 22, stand U49 della Rucca. Ovviamente, gli orari trovate tutto quando saremo presenti. Ovviamente gli orari sono, cioè, avranno un leggero margine perché non sappiamo quanta gente viene, non sappiamo quanto magari resteremo su un posto o sull'altro, però abbiamo messo gli orari per in quella maniera sarà più facile anche per voi incontrarci, ovviamente per chi avrà voglia. Adolfo, sì, spero di riuscire a passare giovedì, noi speriamo, Sì. perché speriamo, ciao Joe Russell, siete ormai, no, delle superstar no, assolutamente, però noi speriamo di incontrarvi in tanti, Joe, diciamo dai. La verità. Abbiamo un po' d'ansia perché... Se venite ci fa enormemente piacere, questo è chiarissimo, anche perché passare dal social cioè dal virtuale al reale, secondo me è una cosa bellissima. Per quanto noi siamo social per il nostro lavoro, però siamo ancora vecchio stampo, cioè siamo vecchi inside, quindi conoscersi di persona da quando per noi è eravamo bellissimo. Giovani. Piercarlo Sala dice, mentre mercoledì saremo alle 10:20 del mattino presenti nello stand della Mytech e alle 16:30 presenti nello stand della Rucca. Esatto. Quindi per chi potrà venire in altre vesti saremmo onorati. Quindi se potete, ragazzi... Cioè, Claudio Corrà ha scritto: Sara, sbaglio, hai preso un chiletto. Cioè, grazie che l'hai scritto. Grazie che l'hai scritto. Lo dici a me, no, Claudio? No, perché tutte le persone che abbiamo incontrato lungo questo Giro d'Italia a Sara gli hanno detto: ma ti sei dimagrita? E allora lei, quando gli dici ti sei dimagrita, quando le dici, lei prende pena, cioè nel senso, gli dispiace. Allora, per questo chiletto in più che ho preso, io ti ringrazio e per tantissimo. Questi 15 kg che ha preso Francesco, dobbiamo ringraziare Tonio e Anna, a cui purtroppo al nostro malincuore abbiamo potuto dedicare poco tempo, ma loro ci sono sempre presenti, sempre... Però la grande responsabilità stavolta ce l'hanno altri 2 personaggi, anzi ne sono 4 a dire la verità. Uno si chiama Valentino. Che sicuramente starà dormendo adesso. Starà dormendo e lo salutiamo perché fa un lavoro di notte e noi siamo con lui, mettiamo anche la nostra grinta con lui. Per chi non sapesse... la Valentino, la responsabilità, Eronima, ce l'ha Elena e ce l'ha anche Valentina, che sono le loro 2 figlie, che sono i ragazzi che ci avevano offerto il pranzo a Santiago del Cile e che ci hanno aperto le porte, le braccia a Marcellinara in Calabria. Siamo stati sia lungo la discesa, 4 notti a casa loro, e poi è un punto strategico perché si trova al centro di Marcellinara, quindi per visitare la Calabria è il punto perfetto,
e quando siamo tornati, quindi comeback, siamo fermati altre 3 notti e devo ammettere che ripartire è stato veramente un colpo a cuore perché siamo stati benissimo. Cioè, abbiamo conosciuto delle persone a livello social e non pensavamo mai di incontrare persone del genere, ma a parte loro, in questa discesa verso il sud Italia, in ogni punto in cui ci siamo fermati, ci è capitato di conoscere qualcuno anche nei punti più impensabili ed è stato veramente bellissimo. Allora, Andrea Palombini dice: mi piace ciò che ha detto Alessandro Marino, lo approvo. Alessandro, mega tavolata grigliata a corridonia. Ah, ecco perché Andrea Palombini è d'accordo, perché Alessandro Marino ha proposto una mega tavolata grigliata a corridonia. A noi quando si tratta di mangiare va sempre più che bene. Quindi anche Andrea, evidentemente, perché noi ci siamo, ci saremo sempre e comunque. Comunque Guido Maria Pesce dice: quanti chili ha preso Francesco? 15 penso, almeno No, 15. non esageriamo, io penso che intorno al 1,5 kg, 2 perché mi sono contenuto, anche se fai veramente fatica, cioè il Sud Italia sotto il punto di vista culinario è qualcosa che, cioè, sicuramente lo conoscete meglio di noi, perché noi l'abbiamo frequentato poco purtroppo Sì, e è vero. riprenderemo l'anno prossimo come già Da detto. dove abbiamo lasciato? Però è qualcosa di indescrivibile. Poi mettetevi nei miei panni. Dopo 8 mesi in Sud America, cioè la differenza, la discrepanza è talmente elevata che qua dovevo riprendere, ma soprattutto dovevo anche accumulare per i prossimi magari 6 mesi che torneremo in Sud America. Vabbè, la discrepanza lo sappiamo, purtroppo e per fortuna il cibo italiano è qualcosa di inarrivabile, lassù Calabria va in l'ingrasso di sicuro, pieno al 100%. Verissimo, verissimo. Però ci chiedeva, allora Roberto Falcone ci dice: se doveste venire a Palermo vi faccio prendere 4 chili. Ok, ci prepariamo. Cioè, Grazie, Palermo ci è grazie, dispiaciuto Roberto. tantissimo non poterlo vedere, visitare, ma già sapevamo che bisognava dedicargli tanto tempo, tipo magari stare anche una settimana e purtroppo questa volta il tempo non ce l'avevamo. C'è mancato. Massimiliano Nicotra dice: un pensiero per la Tenerona. Assolutamente, la Tenerona più di un pensiero. Lei sa che in questo giro c'è stata, lei ha dato l'ok per la sorellona, quindi cioè la Tenerona viene prima della sorellona, ricordiamoci questa cosa importantissima. E quindi dopo il suo ok noi abbiamo proceduto a scendere lo stivale. Ogni tanto guardo la foto che mi ha mandato il ragazzo che praticamente tiene in cura la Tenerona e non vedo l'ora di tornare. Molti mi hanno scritto nei commenti: Francesco, quando risalirai sulla Tenerona poi avrai voglia magari di gettarla nel cassonetto dell'immondizia. Magari sarà così, però secondo me non penso che sarà così, ma comunque ci faremo un video dedicato. A breve video pippone anche sulla GS. Sì, ragazzi, siete in tanti a scrivere. Vi ho Scusate visto... se non riusciamo a rispondere. Allora, io vado un po' random. Guido Maria Pesce, vi ho visto molto disinvolto su 1250, ti è piaciuto guidarla? Guido, dal mio punto di vista la GS è una grande moto, per me non è solo moda, assolutamente, anzi come moto compromesso penso che per viaggiare in due e viaggiare carichi, dico compromesso perché non riesce a far bene secondo me l'off-road e non riesce a fare il top magari per l'on, quindi asfalto e strade bianche. Però come moto compromesso secondo me è una delle migliori. Perlomeno sono rimasto veramente molto soddisfatto. Pasquale ci chiede: la Calabria mi manca, un consiglio. La Calabria mancava anche a noi e siamo rimasti a bocca aperta perché i tantissimi chilometri di spiagge, perché ha il litorale, uno dei litorali più lunghi d'Italia. 8.000 chilometri di spiagge la Calabria ha. 8.000? 800, scusate, 8.000 era un po' 8.000 mi sembrava. 800. 800 chilometri di spiaggia tra chiaramente Mar Tirreno e Mar Ionio. Ne sono tantissimi, ma la cosa su cui ci siamo un po' soffermati e quella che vorremmo fare bene è l'interno, quindi partendo dal Pollino in alto fino alla Sila Grande, Sila piccola, Sila Greca ancora quella più in alto. Vorremmo fare tutte le serre, l'Aspromonte, ragazzi, ci hanno lasciato arriverà bocca un aperta. video quando torneremo, lo vedrete sul canale, perché grazie a Valentino e a Rocco, l'altro amico, che ci hanno fatto fare un giro in Aspromonte, in un posto dimenticato, cioè in un paesino fantasma. Non so quante persone conoscono questo posto, abbiamo cercato di condividerlo nella maniera migliore
penso sia molto interessante, ma quello che ci è piaciuto è che posti del genere ce ne sono tantissimi e la nostra idea è di visitarli tutti, perché appunto la Calabria spesso e volentieri viene messa da parte, quando invece secondo noi rapporto qualità-prezzo, perché è una delle poche regioni che veramente ha ancora dei prezzi abbastanza, diciamo, accessibili, è veramente tanta roba. Però al di là di questo noi, tante volte ci si spostava un tempo con l'aereo, quindi, scendevamo in Sicilia, scendevamo in Puglia. La Calabria l'avevamo lasciata indietro senza un reale motivo in realtà. Forse è quella con il territorio più difficile, ma proprio per questo, come tutte le cose difficili, è un territorio tutto da scoprire e, talvolta, questi territori rimangono come degli scrigni protetti e a noi è apparso così, anche perché, siamo stati fortunati a trovare delle ottime persone, splendide che ci hanno guidato, ci hanno detto dei posti particolari. Ragazzi, io mi sono innamorata dell'interno, al di là del litorale che chiaramente nel periodo estivo Ma è anche in questo periodo splendido e è... anche in questo periodo era caldo, si stava benissimo. È Comunque tutta da visitare. Marcello chiede di tutti i paesi che avete fatto dove tornereste? Cioè, vai tu o vado io? Per me è difficilissimo dove tornerei. Tornerei in molti paesi. Tendo ad avere un po' per mia natura questo non lo domino e non posso gestirlo. Tendo ad avere un po' una predilezione per i luoghi, ehm dove è Io passata la faccio molta parlare dove è intanto passata perché molta storia, per cui, non so se di paesi intendeva paesi come, proprio stati o come paesini, paesi da dai, visitare. paesi come stati secondo me, Come dai. stati, tornerei molto volentieri in Turchia. Tutti i paesi la stessa Europa è, bellissima da visitare e ha talmente tanto da offrire che, non si finirebbe mai. Cioè, dal mio punto di vista, secondo me, io tornerei dappertutto, perché la bellezza del viaggio è che ogni volta scopri qualcosa di nuovo e per rispondere però alla domanda, quando la solita frase diciamo: "L'Italia è il paese più bello del mondo", un po' in parte è vero, però questo non pregiudica il fatto che non è bello anche vedere altro, nel senso che la diversità è quello che attrae. Se però, oggettivamente parlando, vabbè dico soggettivamente parlando, l'Italia di tutti i paesi visti, ne abbiamo visti penso un centinaio, ma ripeto, visti significa che li abbiamo toccati quando ti trovi 10 giorni in un paese non puoi dire di conoscerlo, lo puoi solo vedere un po', lo puoi immaginare. E di tutti i paesi che abbiamo toccato, secondo me quello che a livello di compromesso racchiude veramente tanto, è inutile dirlo, è l'Italia. È il paese che sotto il punto di vista del cibo, di quello che vedi, della concentrazione della storia, l'Italia ragazzi vince su tutto dal mio punto di vista. Però a livello di fascino, a me per esempio piace tanto, ci siamo già stati, piace tantissimo dove vorremmo andare con la moto questa volta, cioè l'altopiano andino tra la Bolivia, l'Argentina e il Cile, sono tutte strade a 5.000 metri, l'abbiamo fatto un pezzettino in auto nel 2016, questa volta ci voglio provare a tornare con la moto, anche con la motocarica, tutto sterrato, tutto ripio, e secondo me quei posti là sono tra i posti più affascinanti del mondo, le lagune colorate, il Salar di Uyuni, E e la vastità è talmente, la natura è talmente basta. potente che è impressionante, ti fermi a volte anche a guardarla, 1 ora, 2 ore, non passa nessuno, sei solo, è qualcosa di... È anche vero che la diversità degli altri paesi quando si esce dai confini italiani e per un lungo periodo, come lo è stato per noi, per 8 mesi, tendi, come sempre accade, ad apprezzare ancora di più, quello che vivendo normalmente nella tua comfort zone in Italia finisci per Ragazzi, abbiamo avuto una botta di finisci beef a per, nascere qua, dare per paurosa. scontato. Quindi, quando sei fuori ripensi a piccoli particolari, ripensi a cibo e tendi ad apprezzare ancora di più l'Italia. Mettiamola così, questo è un motivo per cui uscire dai confini italiani per poi tornare ad amarla ancora di più.
Allora, ci hanno chiesto intanto se andremo ad ECMA giovedì e andremo ad ECMA venerdì. Ripetiamo che Luca, trovate tutto in descrizione nel sotto video, questa sì, live. orario e punto di ritrovo lo trovate in descrizione del video. E comunque dice Carlo che non è sicuro se abbiamo letto la sua risposta perché si era scollegato. La sua domanda. Alla sua domanda, la sua risposta la risposta Comunque in dovremmo Calabria a darla Catanzaro ho noi. acquistato la mia super tenere. Allora Carlo, che avevi scritto sopra? Scusa, magari se lo puoi riscrivere perché Comunque qua... noi eravamo nella provincia di Catanzaro perché Enzo poi ho Marcellina. scritto la Puna, esatto, e Enzo mi hai letto nel pensiero. Secondo Esattamente. me, cioè, l'Asia è bellissima, siamo stati in Giappone, in Thailandia, in Cambogia, in Vietnam, è bellissima. L'Australia è tanto blasonata, vale la pena andare anche in Australia, però per me c'è veramente poco a livello naturalistico. Una volta stavamo a Sydney, parlavamo con un ragazzo che viveva là, lui era siciliano, aveva fatto tutto il periplo dell'Australia e ci ha detto, ragazzi, parliamoci chiaro, fare il periplo della Sicilia è quasi più bello di fare il periplo dell'Australia. Quando là parliamo di 25.000 chilometri, quando contro la Sicilia non so bene quanti chilometri sono, però la Sicilia, ragazzi, ha un mondo dentro. Però quindi... questo dipende molto dal concetto di bellezza di ognuno di noi, quindi non si deve mai generalizzare perché tutto diventa relativo. Per qualcuno la bellezza è la vastità disabitata, per qualcuno la bellezza è incentrata nella storia e in ciò che l'uomo ha portato in un paese, per qualcuno può essere caratterizzato dalla natura rigogliosa, quindi ognuno di noi ha una propria visione e inevitabilmente ha delle proprie preferenze, ma è giusto così. Joe Russell comunque dice l'Italia è casa per definizione, è verissimo. Bravissimo Gio, È bravissimo. così, per noi l'Italia è casa, non bisogna aggiungere nulla. Però dico ora apro una parentesi che magari a qualcuno interessa poco. Con la vita che facciamo ora, cioè quella di condividere appunto la nostra vita, di condividere quello che vediamo, di condividere quello che ci capita, cioè bisogna anche ammettere una cosa, che l'Italia è bellissima, però è diventata soprattutto negli ultimi anni abbastanza cara. Cioè noi siamo stati in giro 24 giorni e dobbiamo ringraziare molto chi ci ha ospitato, dobbiamo anche un po' tra di noi cerchiamo in qualche maniera di non spendere tantissimo, però se consideriamo la benzina, se consideriamo l'autostrada, se consideriamo gli alloggi, se consideriamo il cibo, cioè ragazzi, l'Italia, per quanto vuoi essere abbastanza basico e stare nella soglia di 100 euro al giorno per una coppia, si fa fatica. Ovviamente se ti piace visitare, se ti piace assaggiare cose nuove, ma una cosa basica, altrimenti sale di tantissimo. Questa cosa, se ti teletrasporti tipo in Sud America, tipo in Argentina, ragazzi, è un terzo, la vita costa un terzo, quindi è anche vero che gli standard che abbiamo in Italia sono alti, sono bellissimi, però al tempo stesso questa bellezza ha un costo. Marco in effetti dice ormai l'Italia è bella solo per le vacanze, per il resto non lo so. Marco, la nostra speranza è che qualcosa migliori anche, nel senso che forse dovremmo lavorare un po' tutti quanti affinché migliori, ce ne abbiamo tutti Sì, la speranza, ok che diciamo la dobbiamo lavorare verità. noi, però bisogna che lavora anche qualcuno più in Sì, alto perché okay, ma noi... questo lasciamolo fuori. Oh no, io lo dico invece. Però Andrea Palombini tra l'altro dice: "Io sto girando un po' le Marche", Andrea è di Corridonia e dice: "Ragazzi posso dirvi che sono sorprendenti e non le conosciamo abbastanza". Verissimo, noi in primis. Quello che ha detto Andrea è un po' quello che abbiamo detto noi spostandoci in qualche regione più in basso. Quando abbiamo detto la Calabria deve starci 5 o 6 mesi, è perché è come nelle Marche. Per conoscere un territorio, cioè per conoscere il paesino, significa magari stare in quel paesino 3 o 4 giorni, vai a fare la spesa, parli con la gente, capisci le abitudini del posto, ma sono anche pochi, anche una settimana, per vivere un paesino piccolissimo. Pensate a quanti paesini ci sono qua in Italia. Questo per dirvi che quando diciamo io sono stato in Australia, conosco l'Australia, sono stato in Francia, conosco la Francia, ragazzi, per conoscere un paese veramente, ma non bastano anni. Noi siamo stati 8 mesi tra Argentina, Uruguay e Cile e abbiamo capito e abbiamo visto pochissimo. Dobbiamo Per questo mi rifaccio al fatto delle Marche, che anche per conoscere bene le Marche bisognerebbe girarle e dedicare qualche mese solo alle Marche. Dico una cosa che abbiamo notato anche andando in Argentina con i suoi problemi. Intanto salutiamo anche Sergio Chipinti che dice abrazo de Argentina, quindi ci sta seguendo dall'Argentina. Quindi Sergio,
ti salutiamo. Però, proprio, anche passando in Argentina, loro sono innamorati, nonostante le loro problematiche, sono innamorati del loro paese. Forse dovremmo anche noi innamorarci di nuovo, un po' l'invito che fa anche Joe, reinnamorarci di un'Italia che, ragazzi, è bellissima, perché è Sì, bellissima e tutti lo riconoscono. Quindi innamoriamoci di nuovo, comportiamoci meglio, portiamola nel mondo ancora di più rispetto a quanto è arrivata, e noi in un certo senso lo facciamo, perché ce la mettiamo tutta, che perché non ha bisogno di presentazioni, però avrebbe bisogno di una cura maggiore, come, rendersi conto che tra le mani, abbiamo un diamante. sì, siamo stati in Calabria, è tutto bello, però al tempo stesso lungo la strada una cosa io la butto là perché secondo me è da migliorare, alcune cose Anche qui da noi vanno un po', dette, però però come si scende anche nella Campania, Calabria, un minimo di accortezza nel settore, non si può vedere tutta quella immondizia lungo la ma questo lo strada. diciamo da italiani, non da marchigiani, perché è il nostro Cioè bigliettino da io non visita voglio e dovremmo non migliorare. voglio fare Chiudiamola una qua. critica verso nessuno perché le stesse persone con cui abbiamo parlato la pensano tale e quale a noi. Quindi secondo me bisognerebbe un po' È per lavorare questo sui modi di fare che basterebbe poco per renderla ancora migliore. È Poi ho per questo che letto dico che forse potremmo lavorare anche noi, poi, ne va di mezzo la politica, ne va di mezzo altre cose, ma a noi quello non interessa, quello dovrebbero farlo chi di dovere, e quel discorso lo lasciamo Microchip fuori. dice a noi manca l'amore per la patria, però Micro in teoria noi come patria dovremmo avere io dico sempre, se noi allargassimo gli orizzonti, lo so che qualcuno non lo condivide, però se noi allargassimo gli orizzonti, per noi la nostra patria sarebbe il mondo, perché il mondo bisognerebbe pensare nel 2023 in maniera più generale, cioè nel senso, esempio banalissimo, ci dicono qua dell'elettrico perché inquiniamo troppo, poi vai in Sud America e vedi cose allucinanti. Però Bisognerebbe allargare, cioè oggi il mondo con internet è talmente piccolo che bisognerebbe migliorarlo tutto, e per migliorarlo tutto bisognerebbe migliorarlo in tutti i poli del pianeta. Quindi Gianni dice: "Se vai in giro per l'Europa i prezzi sono anche più alti." Verissimo, in effetti il problema è un po' l'Europa, il vecchio continente, che è anche, il continente che offre, più di ogni altro, insieme al Nord America chiaramente. sì, comunque relativo ai prezzi è vero È che verissimo. bisogna allargare il discorso al continente Europa. Poi se vai a Nord Europa costa ancora di più, però è anche vero che gli stipendi sono un po' più alti, quindi da valutare questa cosa. Wingman, grazie mille, Grazie di cuore. grazie di cuore, ehm, Comunque, enormemente. comunque siete stati la prima coppia che seguiamo costantemente, i vostri viaggi hanno riempito i nostri occhi e cuori, quindi un grande grazie. Guido, Grazie Guido Maria Maria Pesce, Pesce, ti per noi è un ringraziamo onore moltissimo. enorme e ce la mettiamo tutta per condividere qualcosa di serio. Poi ovviamente magari a qualcuno può piacere, a qualcuno un po' meno, però noi da parte nostra perlomeno cerchiamo di fare quello che a noi piace e quello che a noi piacerebbe vedere. Un po' è Poi che anche si potrebbe fare tutto meglio sono io il primo a dirlo, però è dura a volte, soprattutto in moto. qualcuno ci ha chiesto: "Che giro farete Cile?" Ecco, Roberto, finendo il giro dell'Argentina, Cile, Paraguay, che giro inizierete? In realtà non abbiamo finito il giro, Cile, Argentina, Paraguay, sono delle distanze enormi che, No, noi siamo stati un po' dietro anche alle stagioni. Sei un po' costretto quando decidi di andare ad Ushuaia a viaggiare lenti come noi, soprattutto in moto. Quello che dobbiamo fare questa volta è, la moto l'abbiamo a Montevideo, andare sparati verso il nord dell'Argentina e dedicarci appunto a quelle zone remote che io penso che nel 99% dei casi nessuno conosce, sono tutti passi andini sui 5.000 metri, cioè con la moto arrivi a 5.000 metri sperando che la Tenerone ce la faccia e che anche noi ce la facessimo. Ciao Comun Mario intanto, Mario Prosperi. Ciao Piaciuto Mario. Rogudi? Rogudi ci è piaciuta Comunque per finire immensamente. il discorso era dedicarci a queste zone qua e metterci dentro questa volta anche la Bolivia. Questi sono i prossimi 5-6 mesi, perché poi là arriva il freddo, per quanto siamo sopra il tropico, però considerate che siamo a 5.000 metri e le montagne intorno sono di altri 2.000 metri, quindi con la moto è quasi praticamente impossibile. Federico ci E poi chiede dobbiamo condividere anche l'Italia. Federico ci chiede: "Quando ripartite per il Sud America?" Abbiamo il biglietto Abbiamo aereo le date. fatto il 10 gennaio. 10 gennaio, si ripartirà Il di nuovo per il Sud ritorno America. in teoria
se tutto va bene, perché qua bisogna anche fare i dovuti scongiuri, torneremo a giugno per poi partire magari verso le Dolomiti e ritornare in autunno, questa volta con più calma, e condividere il nostro sud. Abbiamo lasciato indietro tantissime cose, quindi Sì, dobbiamo è tornare. vero. Vattuone ci dice: Tienen que ver más de Buenos Aires, dovete vedere più di Buenos Aires. In realtà questa volta noi non eravamo passati a Buenos Aires e non abbiamo visto nulla, l'abbiamo visto qualche anno fa venendo in aereo. È verissimo. È bellissima Buenos È Aires. bellissima Buenos Aires. Per il momento ci siamo concentrati sugli Un spazi po' più enormi sperduti. e insomma, sulla natura che offre il Sud America, ma dovremmo venire anche a Buenos Aires, è verissimo. Comunque Vanni ti dice, il terzo libro, Terzo quando è che esce libro. qua, ragazzi? Quando è che esce? Perché noi siamo stati a divertirci anche, è vero. Abbiamo lavorato nel Sud Italia, però è vero, deve uscire il terzo libro. No, E il terzo speriamo libro di farla. io già l'ho letto a metà e comunque sta a buon punto. L'idea ora è che quando torneremo da ECMA io devo Ci fare chiudiamo in qualche casa. video pippone, devo parlare della moto, devo montare ancora qualche accessorio, devo finire i video del viaggio e Sara si dedicherà costantemente, sotto la mia supervisione, al terzo libro, con l'idea di pubblicarlo, se riusciremo, prima di Natale. Lorenzo Quindi ci come deve... regalo di Natale sapete già quello che dovete acquistare. Magari ragazzi, magari se volete, però ci farebbe Ma come tanto se piacere. volete? Tu gli devi dire se volete, allora questo non è qui. Lorenzo Marini invece ci saluta perché deve staccare, ci Ciao Lorenzo. conferma quello detto in mail, con le mail che ci siamo scambiati. Ti salutiamo Lorenzo intanto, grazie di esserci stato. Ma quando attraversate tutte quelle zone deserte, dice Laura, senza nessuno, per chilometri e chilometri, non avete paura? Laura, abbiamo due visioni diverse, io e Francesco, siamo due persone molto diverse e abbiamo due approcci diversi. Non abbiamo paura perché ci fidiamo anche un po' l'uno dell'altra, soprattutto io, diciamo, mi fido di lui. Quindi paura no, non è il termine giusto, anche se tu l'hai usato con il giusto modo. Quello che io ho usato spesso anche nella scorsa live in cui ci siamo parlati, in cui ho parlato, ho esposto, è che io ogni tanto ho un po' di inquietudine. È come se attraversassi molti luoghi stando inquieta, come se dovessi un po' arrivare. Ogni tanto nell'auricolare me lo dice, io poi come se giro il dovessi coltello arrivare nella a piaga destinazione, quindi e gli dico, pensa se qua si rompe la moto. si rompesse la moto. Ogni tanto sento di concentrarmi sulla destinazione e mi forzo a calmare questa mia sensazione, devo lavorarci. Francesco ha tutt'altra visione e questo è un po' quello che a me dà forza, nel senso che per lui è una sfida, per lui è un'adrenalina, con la consapevolezza che le cose possono andare male, non sempre possono andare bene, nel però senso, c'è anche la voglia d'avventura, lo spirito d'avventura che è molto più spiccato in lui. Purtroppo e per fortuna non lo so, però... il discorso, Laura, è che se ti fermi magari con razionalità è giustissimo quello che dici, è giustissimo avere paura. Però al tempo stesso, non so, io magari sono un po' scemo dentro e penso sempre in maniera positiva, spero sempre che non accada mai nulla di grave. Un attimo solo, voglio salutare Eronima che ci ha scritto: ciao ragazzi, siete fantastici e vi aspettiamo sempre qui a Marcellinara. Eronima, un bacione grande. Ci mancate. Eronima, l'avete vista anche in un video, sì. È la cuoca più brava del mondo. È la cuoca numero 1. È una persona fantastica, ragazzi. Siamo stati, se ci penso poi mi escono le lacrime. No, quindi andiamo avanti, però Eronima, intanto... Siamo stati veramente benissimo, benissimo veramente. Ma anche tuo marito, cioè anche il marito di Eronima è veramente e una bellissima Wingman persona. dice, esistono anche i retroscena, cioè senza voler portare negatività, ma anche quelli a volte contano e fanno crescere o no? Assolutamente sì, forse sono quelli che fanno crescere i retroscena e forse intendevi anche le cose che non vanno bene, forse a maggior ragione sono quelle cose che fanno crescere ancora di più, perché è come se ti guardassi crudelmente allo specchio e lì devi venirne fuori. Quindi i retroscena sono quelli ancora più formativi, come nella vita normale, come sempre.
Io Com'era a ho scuola? un'idea, ma non so se riuscirò a metterla in atto, però nei video che faremo voglio essere più veloce nel montaggio, magari i video saranno meno curati, però a volte mettere anche proprio quello che ci capita banalmente, anche qualche nostra discussione, cioè perché spesso mi sento dire, è come se guardando i video, chi vede il video dall'altra parte sembra che noi stessimo in vacanza. Forse sbaglio io a condividere solo le cose più belle per mettere anche un buon umore a chi guarda, però è una vita complicata, ragazzi, è una vita che per farla devi avere tantissima passione, ma tantissima. Ovviamente devi andare tanto d'accordo con la persona che hai accanto. Questo non significa che non facciamo discussioni, cioè lo dico in No, ne maniera, facciamo tante. ne facciamo tante, Chi ci conosce più da vicino però lo è anche sa. vero che le fondamenta, la voglia di provarci magari scaturisce da me, però lei mi segue e dentro di lei ha tantissima voglia anche lei. Didi Poi ci sono quei momenti che ovviamente se la donna sapete, no, che ma forse solo è un io po' sono un po' ciclica. così, però Didi ci saluta da Bolzano e noi ti salutiamo Didi. Ciao, un abbraccio anche a Mario te. Prosperi dice la ricetta delle melanzane. Hai ragione La Mario, ricetta delle ci siamo melanzane. dimenticati, ce Però l'aveva Mario, io chiesto. su Instagram l'ho messa la ricetta delle Ma melanzane di Mario non ti Eronima, segue su però tu Mario Instagram. non ci sei su Instagram. Allora, No, vogliamo te la mandiamo, te te la la mandiamo. mandiamo, te la mandiamo. Adesso magari, nelle prossime live faremo scrivere a Eronima le sue ricette, perché ragazzi dovrebbe fare un libro. Tra l'altro Eronima segue anche, una insomma una grande, youtuber delle nostre zone che è Benedetta, che fa le ricette, ma lei sarebbe ugualmente brava, Sì, ecco, magari lo diciamo. calabrese è anche meglio perché C'è tanto da raccontare della Calabria. allora Angelo e Katia, ciao ragazzi, ma l'idea di cambio è abbandonata definitivamente? Allora, Angelo e Katia, non è No, mai abbandonata quell'idea no. là. Il problema è che senza girarci tanto intorno, un mezzo overland, magari non un mezzo stratosferico come quei classici camper che hanno i tedeschi, gli svizzeri, i camion e quant'altro, comunque hanno dei costi importanti. Noi in questo momento stiamo viaggiando, nel senso le entrate con le uscite, qua in Italia addirittura sono state minori le entrate rispetto alle uscite, quindi dobbiamo in qualche maniera sperare che questo lavoro cresca con qualche collaborazione in più, ci dobbiamo impegnare tantissimo e non possiamo attingere ai nostri risparmi per acquistare un mezzo che sicuramente ci piacerebbe tantissimo, che sicuramente migliorerebbe il nostro lavoro perché in moto rispetto a un camper le difficoltà si decuplicano e magari in futuro, chissà, noi ce la metteremo tutta Allora quando, intanto, Nicola dice: però non è assolutamente abbandonata l'idea. faremo uno stock del terzo libro così li regaliamo". Nicola, grazie intanto anche della proposta Comunque in Claudio Mancioppi generale. dice: "Noi aspettiamo sempre il libro di cucina della cucinera". Claudio, un abbraccio. Ciao Claudio, innanzitutto grazie ancora per Però tutto. Carlo diceva Comunque sopra lo faremo. vero, mi impegnerò. Però Carlo diceva sopra, vorrei comprare i vostri libri, ma devo ancora capire come fare. Allora, nei nostri social c'è il link dove trovare i libri, però in Cioè i realtà link li trovi in descrizione nei anche video. Però nei se vai su video. Amazon tranquillamente cerchi, Sara Bartolacci, ti esce fuori i 2 Esatto, perché libri che ha oppure pubblicato. comunque alla fine dei libri, alla fine dei video, in descrizione trovate il link, trovate anche i titoli se volete andare spontaneamente invece su Amazon, però i libri sono su Amazon. Quindi, perché ci permette di pubblicarli in maniera, insomma facile per noi che non abbiamo grandi mezzi a No, è disposizione. l'unica maniera che ti dà l'unico modo per Esatto, autopubblicarteli a costo zero, perché esatto. non fanno magazzino. E poi, Verrete in Piemonte, magari quando andrete ad ECMA, Tania. Allora Tania, noi andremo ad ECMA con il treno, partiamo domani mattina presto e torneremo venerdì notte, quindi non andremo in moto perché dovremo stare tutti i giorni ad ECMA, quindi avrebbe tutto poco senso e poi dobbiamo ancora fare delle cose qua, Sara deve finire a scrivere, Maurizio dice dobbiamo ancora invece, fare delle cose, ti quindi vedo un po' paffutella, alimentazione buona della Calabria o, puntini, puntini, grazie magari ancora che novità. No, alimentazione buona della Calabria. C'è Ironima sopra che ha mandato anche un bacio. Colpa o responsabilità sua? Colpa o ma merito quale suo? colpa? Cioè Eronima, un bacio. No, 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 però è
merito del Sud Italia, Comunque occulta, Sara, non lo diciamo le so. cose come stanno, oscilla dai 49 kg ai 51 kg. Io Vabbè, per adesso, dopo siamo sposati da vedremo. 12 anni e l'oscillazione sarà sempre quella. Grazie Carlo, vedrò di darci un'occhiata. Ti ringraziamo, grazie mille. Allora, ciao ragazzi, un amico Pai che mi ha parlato di voi, ho visto alcuni video che avete pubblicato, mi complimento con voi, siete molto simpatici e vi ammiro molto per quello che fate. Grazie Sergio. Sergio, grazie di cuore Grazie e mille. grazie al tuo amico che che ci ha ti fatto consiglia. pubblicità. Ce la mettiamo tutta, dovremmo migliorare, ma ce la Simona mettiamo dice ad tutta. ECMA venderete i vostri libri? Simona no, non li abbiamo acquistati, non li porteremo. Se qualcuno magari viene con i libri e volesse una dedica, ovviamente per noi sarebbe un grande onore. Però ragazzi, vedete voi, no, per il momento non li porteremo. Claudiana, un saluto e bentornati. Ciao Claudia. Lina ci dice ci si vede all'ECMA. Francesco Cini, mi sono collegato adesso un altro libro, sta in fase embrionale. No, un po' di più, dai. Sì, un po' di Un po' più. di più. Se riusciamo a pubblicarlo prima di Natale. Sì. E poi Abdelghani, scusa se non Ciao pronuncio carissimi, bene, siete il mio idolo, vi voglio bene, anche noi, grazie di avercelo scritto. Allora, ciao carissimi, saluti da Ancona, ci siete anche domani ad ECMA? No, domani prendiamo il treno, ci saremo da mercoledì ad ECMA. Ciao ragazzi, ci si vede all'ECMA, complimenti per come procede con il vostro nuovo lavoro. Sara, mi autografi il libro? Certo. Lina, per noi sarà un enorme piacere. Sì, è un onore per noi autografarli. Ogni volta che ci viene chiesto, ragazzi, noi facciamo del nostro meglio, quindi quando qualcuno ce lo chiede è un grande onore. Luca dice, io e mia moglie appena crescono i figli vorremmo iniziare a girare Europa in moto, prenderò sicuramente spunto dai vostri video, grazie. Allora Luca, l'idea infatti non è causale, nel senso l'idea è di girare casuale, di girare magari 6 mesi fuori dall'Europa e 6 mesi in Europa, anche per condividere un po' l'Europa e condividere quello che la persona che guarda i video, praticamente l'idea, l'ambizione è quella di provare a fare una sorta di guida online mentre si guarda il video, nel senso che una persona che ha poco tempo, che non ha voglia, magari guardando il video riesce a ripercorrere le nostre stesse strade, magari vedere gli stessi alloggi, per questo li condivido, e quindi avere un po' il pacchetto bello pronto, confezionato per poter iniziare il suo viaggio. E infatti tante volte ce lo scrivete, voi siete dall'altra parte del mondo, prima magari i consigli erano molto utili, ma noi non faremo mai quelle zone, quindi in qualche maniera faccio anche fatica a seguirvi, oppure vi preferivo qua in Europa. Quindi cercheremo di fare l'uno e l'altro, guardando le stagioni e condividendo anche il mondo che per molti magari sarà difficile oppure sì, tra chiaramente, virgolette impossibile da vedere. Chiaramente ci sarà, intanto Luca ci dice peccato sono costretto ad andare sabato, ci dispiace Luca perché Ciao, Luca. saremmo voluti essere anche noi, però purtroppo non riusciamo a fare tutti i giorni, siamo obbligati con piacere, però dobbiamo andare da mercoledì, l'abbiamo detto all'inizio della diretta, quindi abbiamo dovuto un po' stringere i tempi. Ci dispiace, però magari sarà per la prossima volta. Comunque, tornando al discorso del resto del mondo e di Italia, Europa, chiaramente ragazzi ci sarà qualcuno che preferisce i nostri giri in Italia e in Europa, ci sarà qualcuno di voi che invece preferisce quando facciamo cose un po' più estreme. Noi ce la mettiamo tutta in entrambi i casi. O qualche volta ci sentiamo dire però quando eravate in Italia o quando eravate in Europa eravate più bravi, oppure però quando siete in Sud America siete ragazzi, ognuno ha un po' le sue preferenze. È anche vero che a tanta gente non piace magari il panorama oppure quelle zone così sperdute, il nulla a molti non piace. Non piace, però ragazzi noi portiamo tutto quello che vediamo, noi vi portiamo con noi, lo diciamo spesso, in Sella alla Tenerona l'abbiamo detto quasi all'apertura di ogni video, noi vi portiamo con noi, quindi soffrite con noi, vedete i paesaggi deserti, c'è chi piace, chi non piace, scusate. Noi vi portiamo con noi, la vita ha delle cose belle e ha delle cose meno belle. Sì, non so, dice Sara, ma sul GS Francesco non ti ha messo il poggiaschiena come sulla Tenerona. È vero, verissimo. Abbiamo fatto una prova, non ho anche tempo di customizzare questa moto qua, perlomeno per adesso. Ho messo una sacca bella legata, quindi a Sara gli ho detto guarda che ti puoi appoggiare anche sulla sacca. Ovviamente non è la stessa situazione della Tenerona, la Tenerona è stata costruita, pensata su misura per Sara,
questa ragazzi bisogna un attimo che ci dedico del tempo Sì. e magari quando staremo qua in Italia qualcosa ci inventeremo, perché ovviamente avere il poggiaschiena quando non hai la sacca è più È comodo. vero. Abbiamo incontrato diverse persone nel nostro giro nel Sud Italia e qualcuno ci ha detto: "Ma Sara, vedo, come ti sei trovata senza il poggiaschiena". Allora, il primo giorno è stato un attimo il giorno di assestamento, come lo è sempre. Poi però, insomma è diventato abbastanza normale. Chiaro che potrebbe essere migliorato, però ho fatto lavoro anche di addominali, quindi questo è andato bene, anche perché Comunque, prendevo chili, cerchiamo di quindi rispondere un po' più veloci qua. verissimo. Scusate, allora, pensate di passare ancora dalla Norvegia in Svezia? Guarda, Alessandro, l'idea, se torniamo verso giugno, magari chissà, magari torneremo anche in Norvegia fino ad agosto, vediamo, perché quelle zone sono anche un po' care, vediamo quello che riusciamo a fare, però non è detto, perché per noi la Norvegia è bellissima. Ciao Assolutamente. ragazzi, non avete mai avuto contatti con la TV? Secondo me Ne sicuramente avreste avreste mo molto da dire da Giuseppe, noi non chi grazie Giuseppe innanzitutto, noi sì. non chiediamo mai nulla a nessuno e magari dovremmo essere più bravi sotto questo punto di vista a livello di marketing e andremo ad ECMA perché ci hanno richiesto diverse aziende, però siamo un po' i tipi che stiamo un po' per i fatti nostri e Questo è un bene e un male insieme, per come adesso quello sempre. che ci è capitato è che Paolo Sottocorona, che magari sta vedendo questo video, ci ha contattato e pubblica le nostre foto sulla 7 quando Lo conoscerete perché, qualcuno di voi, ma molti di voi lo conosceranno perché, lui si occupa di meteo sulla 7 e lui ci ha contattato essendo un motociclista perché aveva piacere, cioè ha iniziato a vederci per il nostro viaggio in Marocco, ha avuto piacere, noi siamo stati estremamente onorati e questo contatto, al di là di tutto, della televisione di sé, ci ha onorati e ci fa sì, enormemente piacere. anche perché Paolo Sottocorona come persona ci Sì, piace molto come persona, e quindi un per po' no perché noi, speriamo ancora di incontrarlo, lui ci dice la stessa cosa, io spero ancora di incontrarvi, noi gli diciamo la ci stessa siamo cosa, ma scambiati una è mail proprio ancora 2 giorni fa. difficile farlo. Esatto, 2 giorni fa Simona, ci noi siamo ci saremo parlati. domenica a ECMA, ci dispiace Simona. Tanto Simona. Mimmo, condivido il fatto di fare video più brevi ma più ravvicinati per avere un distacco. Guarda, Mimmo, cercherò di mettercela tutta e di non superare magari un gap di 15 giorni, 20 giorni, perché la cosa più bella sarebbe condividere in tempo reale, però capisci che è fisicamente impossibile, soprattutto in moto. Se avessimo in questo caso un camper sarebbe stato tutto molto più facile, però dobbiamo migliorare e impegnarci ancora di più. Wingman dice: "Ma le informazioni che date non è solo per chi andrebbe in moto, ma anche in generale per i posti spiegati?" Credo no, certo, assolutamente. È verissimo, Ecco assolutamente. perché noi comunque il nostro raggio di azione è molto ampio e noi stessi tante volte, pensiamo a un mezzo a 4 ruote, perché il viaggio accomuna tutti, chi va in bici, chi va a piedi, chi va in moto, chi va Cioè non c'è il mezzo qualsiasi perfetto, no. perché anche un mezzo a 4 ruote ha i suoi pro e i suoi contro, perché, parlavamo proprio poco tempo fa, avere una moto tante volte ti dà "l'obbligo", tra virgolette, puoi dormire sempre in tenda, per carità, ma nella lunga distanza è praticamente impossibile e poi anche fai fatica anche a lavorare, cioè non riesci proprio a lavorare. Quindi ti dà anche la possibilità di conoscere gente del posto, di muoverti all'interno dei paesini, mentre se avessimo un camper a volte magari sei anche più distante dalle persone del luogo, quindi non c'è il mezzo perfetto, però ogni mezzo ha le sue caratteristiche e uno è più funzionale dell'altro in determinati settori. S Comunque andiamo avanti veloci. Salutiamo Erminio che c'è Erminio, sempre. Erminio sei sempre gentilissimo, grazie Grazie. Erminio. Ste ci chiede, qual è stato il vostro primo viaggio? Ne avete fatta di strada? Ne abbiamo parlato proprio ieri tornando in moto sull'A14 perché siamo dovuti tornare un po' in fretta, quindi abbiamo fatto tutta la parte dell'A14 ed è sempre un piacere perché costeggia il mare. Però a parte questo, il nostro primo viaggio in moto Matera, il nostro primo, diciamo il primo tragitto fatto in moto fu Corridonia-Matera. prima tappa, poi Prima abbiamo fatto tutto il tappa, Salento abbiamo che fatto tutto il conoscevo Salento benissimo. e forse è anche per questo che Matera è sempre nei nostri cuori, perché è una città incredibile. Allora, Ettore per 1000 sarebbe fantastico una sorpresa Yamaha a ECMA con una nuova Tenerona. Eh, Allora, Ettore, credo, anche per noi sarebbe una persona bellissimo. mi ha contattato onestamente per dirmi che c'era la possibilità forse di prendere una moto nel nostro caso, quello che penso, questa è una cosa che riguarda me perché Sara bene o male la segue poco questa cosa, se la Yamaha
mi desse una moto, ci desse una moto per noi tipo la Tenerona, farei anche fatica a sostituire la nostra di Tenerona. Magari, quello che sarebbe interessante, un supporto in caso di rotture, un'assistenza, perché noi siamo anche affezionati a questa moto qua. Quello che mi piacerebbe magari fra un po' di tempo, perché tanto sicuramente la Tenerona non ce la farà più, una moto adatta per questi viaggi. Secondo me moto maxi enduro ce ne sono veramente poche, quindi da valutare bene. Comunque sarebbe ovviamente un onore da parte nostra se Yamaha ci supportasse in qualche maniera. Andrea ci saluta che si deve scollegare, motoraduno a Corridonia. Va bene Grazie Andrea. per il libro, grazie mille. A mio fratello Pietro, grazie mille, veramente. Grazie Andrea. La Sabri, la salutiamo. Dice... Paolo Agostinelli, io penso che nonostante la situazione attuale la penisola di Kola sarebbe stata bellissima. Bellissima, assolutamente. Chi lo mette in dubbio? Nessuno. Sì. Tanti a voi ragazzi, grazie per quello che fate. Gianluca. Avete intenzione di visitare, dice Sinusoid, anche il Brasile in qualche prossimo viaggio? Assolutamente allora, sì. Noi siamo stati in Brasile nella parte costiera, ma non in moto, e stiamo avendo dei contatti con motociclisti brasiliani e ci hanno anche detto il periodo migliore per poter visitare la parte sud, la parte amazzonica, la parte nord e soprattutto dove fare attenzione, perché in questi paesi, nelle capitali, bisogna fare assolutamente tanta attenzione. Intanto, perdonatemi, parentesi, saluto mia sorella Jenny e mia sorella Lucia. Dove sta? Edoardo, Valerio e Tommaso. Un bacione enorme, chiaramente anche i nostri cognati Francesco e Giorgio. Ciao ragazzi. Edo, Vale e Tommy, cuore. Saluto dalla Puglia, un bacio. Io grande. Penso che nonostante la situazione attuale, quella che abbiamo letto, avete detto sì, fine settimana c'è allerta meteo. Vabbè. Però speriamo bene, ragazzi. Speriamo bene, infatti. Speriamo bene per tutti quanti, per tutta l'Italia. Maurizio, esatto, assistenza. Maurizio, ok. Qualcuno mi chiede, Sara, meglio la BMW? Abbiamo scorso, perdonami se non diciamo il nome. Eccoci, eccola. Marcello, meglio la Tenerona o BMW? Allora, da passeggero, ti chiede. Da passeggero, perché ragazzi sapete che le mie competenze sono pari a zero per quanto riguarda pari a questo. motori, ragazzi, non sono brava. Qualcuno mi ha chiesto, devi salire su una tua moto, in sella a una tua moto. Se uno ti chiede un tuo punto di vista, non sono brava, non devi sapere la parte tecnica della moto, devi sapere se è migliore o peggiore oppure se è uguale. Ok, allora, per me... io ho viaggiato benissimo con il GS, devo dire, con la GS, e devo dire la verità, merito anche delle selle perché sono stata comodissima, ho problemi alla schiena, quindi i problemi sarebbero sorti in caso contrario. Però ragazzi, sarà anche un po' un debole, sarà un po'... No, lascia perdere l'aspetto sentimentale. Lasciamo stare, sarà anche le customizzazioni. Sì, vengo sempre ripresa. Dai, ma una persona ti chiede questo, c'ha ragione. E sarà anche le customizzazioni che Francesco aveva fatto a suo tempo sulla sella della Tenerona. Io sono comoda anche sulla sella della Tenerona, per cui per quanto mi riguarda è abbastanza, non mi picchiate, però per me è abbastanza indifferente. C'è una differenza sostanziale che è l'altezza. Qualcuno che mi ha visto salire sulla GS in questi giorni, salgo prima io al momento perché ho un problema alla caviglia, quindi insomma, perché è più alta della Tenerona. La GS, però... soprattutto l'Adventure, è molto più alta della Tenerona. A me questa cosa piace tantissimo per la mia altezza, nel senso che la triangolazione, soprattutto con la sella alta che ho messo nel mio caso, la triangolazione sella, manubrio e pedane, per una persona alta è migliore della Super Tenere, perché la Super Tenere è stata progettata, secondo me, per una persona leggermente più bassa. Quindi, la GS Adventure è stata progettata per persone alte. Questa cosa, ragazzi, a me piace tantissimo. Detto questo, io non essendo alta... Ma tu sei dietro, non c'è problema. Però per salire faccio un po' più difficoltà della Tenerona, ma mi abituerò anche a Ruggero, questo. Ciao ragazzi, un abbraccio dalla Puglia. Grazie Ruggero. Sì, l'abbiamo salutato prima, siamo usciti ieri dalla Puglia, ma è stata una toccata e fuga. Allora, Davide dice, potete salutare mia moglie Claudia. Certo, Claudia, un abbraccio. E dobbiamo fare gli auguri oggi
avremmo voluto incontrarlo, ma non c'è stato tempo, ragazzi, perché siamo tornati ieri, abbiamo disfatto e rifatto le valigie in fretta. Dovevamo incontrare Alessandro e Emanuela, anche solo per un caffè, perché era il compleanno di Alessandro e gli facciamo un enorme augurio, ma ci sarà modo di vederci. Intanto tanti, tanti auguri, davvero di Anche da cuore. parte mia, ovviamente. Allora, Marco Virgili, il van è tanta roba, ma la moto, altre sensazioni che ti faccio dimenticare mancanze e le comodità. Marco, questa cosa è indubbia, sono due mezzi differenti e il fatto, per farla proprio semplice, più la cosa è difficile e più ti dà soddisfazione. E la moto è molto più difficile di un mezzo a quattro ruote, non è paragonabile, però è anche vero che nella lunga distanza non è un viaggio di 2 settimane, di un mese, 2 mesi, nella lunga distanza fai veramente fatica con la moto un po' di che più, sì. diventa complicato. Però torno a dire che fino a quando riusciremo andremo avanti in moto. Fino a quando ce la faremo. Fino a quando Sara ce la farà. Sì, perché l'indiziata sono io, quella che stasera si dilunga troppo e viene ripresa per un orecchio. Salutiamo Alejandro che ci ha scritto diverse volte, ma scorre velocemente. Ale, ti Arriva la salutiamo Super 900 e intanto. 3 cilindri, non è detto Alessandro, prima bisogna vederla, io non ci credo ancora. E poi 903 cilindri non mi piace Alessandro, quindi. Allora, però Cicchitini in moto ci dice: "Vorrei andare in Italia l'anno prossimo, mi piacerebbe fare un giro in moto insieme". Se saremo in Italia, volentieri, magari un tratto potremmo anche farlo. Intanto un grande saluto. Poi qua ho appena preso Ciampoli Gaspare, ho appena preso un Triumph Tiger 900 Rally Pro, carico mia moglie nel top case e Grandi, buona strada allora. buona strada, buon divertimento. E conquistiamo l'Europa, dice. Sergio, sarei venuto sabato o domenica ad EICMA solo per conoscervi e farmi autografare i libri da Sara. Peccato, comunque il vostro viaggio a Caponord è ancora il top. Spero di conoscervi prima o poi. Sergio, grazie di cuore. Grazie, e anche noi speriamo di tornare a Caponord questa volta con più calma, perché abbiamo tralasciato tantissime cose. Cioè andare a Caponord con 3 settimane come abbiamo fatto noi è fattibilissimo. Cioè, dico questa cosa e poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Sembra che più passa il tempo e più il motociclista figo è quello che fa tanti chilometri in poco tempo. Dal mio punto di vista, io la penso esattamente nella parte diametralmente opposta, però capisco al tempo stesso che se una persona non ha tempo non ha altre possibilità. Però non è che è più figo come se non li si abbiamo va, avuti noi. non è che si diventa più figo il fatto che se vado a Caponord con 10 giorni o con 5 o con 30 giorni. Per noi andare a Caponord, se hai 4 mesi sarebbe la cosa migliore, però ovviamente, ripeto, non è una cosa fattibilissima. Ma Quindi però per noi non è solo Capo Nord che andrebbe fatto, se mai uno avesse la possibilità, perché ci piace visitare, fermarci, vedere, parlare con la gente del posto. Comunque tutto questo Penso per che è un dire desiderio che di tanti, se però riusciamo l'idea è di tornare. E comunque per Francesco vuole tornare con più tempo. Io vorrei tornare con più sole, però vabbè. Vabbè, dai, beh, con più tempo alla fine troviamo anche più sole. Luca Corradini, ciao, buonanotte ragazzi, ciao Luca. Ciao Luca, ciao. Ragazzi, mi piacerebbe farvi fare un bel giretto del Gargano. Allora, Ruggiero, nel Gargano sono stato tantissime volte, lo conosco abbastanza bene, però dobbiamo tornare per condividerlo. E quindi magari lo faremo insieme, sì. Un saluto a Mantova, alla Mantova di Stefano in questo caso, volentieri. Pete dice, il vero motociclista sa che la propria moto è parte di sé e la propria moto è tanta roba, sì. Dobbiamo scorrere infatti un po' la di Tenerona più. non la venderò mai. Saluti alla Spagna di Chiquitin. Tonio Colonna, guardate Tonio. Cioè, Caponord asciutto, infatti, Fabio, se allora, non erro. guardate Tonio che ha paura che uno non legge il suo messaggio, no? Cioè, Tonio, io se ti prendo ti apro come faceva Lino Banfi. Cioè, Madonna dell'Ingoroneta, perché faccio una domanda a tutti voi. Tonio è di Altamura, ma di Beri. Secondo voi Tonio Colonna che moto va? Vediamo se qualcuno ci azzecca. Allora, andiamo avanti. Ragazzi, vi seguo dell'anno del ragazzi. viaggio in Romania, da lì in poi non ho preso nemmeno. Grazie di cuore Fabio. Grazie. Paolo Snelli, ma non si può chiedere a Sara impressioni tecniche, lei è la componente emozionale della coppia. Ho rivisto i vecchi video integrandoli con la lettura dei libri, è tutta un'altra cosa. Paolo, grazie infinitamente. È vero, non lo so se sono la parte emozionale della coppia, è vero che rido e piango spesso, però è anche vero che non ho competenze. Quindi... Non è una bella cosa questa, non è che ci dobbiamo... No, non ci dobbiamo vantare di questo. Non ho competenze, quindi diciamo
diciamo come ripiego, diciamo è vero che sono, la parte emozionale. No, però grazie del commento. Allora, Andrea, un grande abbraccio, siete fantastici, i vostri contenuti sono davvero eccezionali. Andrea, grazie di cuore. Maurizio dice: ridomanda, avete mai pensato a un ban? Maurizio, scusaci, però l'avevamo già risposto. Sì, abbiamo pensato e ci pensiamo ancora. Però per adesso andiamo avanti in moto perché, bene o male, ha dei costi importanti il ban, da valutare bene, e per noi in questo momento è ancora da mettere da parte, da accantonare. Il sogno è la nuova multistrada, ragazzi, tanta roba. Marco, la multistrada nuova è tantissima roba. Ieri stavamo anche con se Tonio continua a dire GS. Ieri stavamo con un nostro amico, oltre a Tonio, quello che leggete qua, ieri stava con noi, che ha il GS, che ha il multistrada, e io sono io il primo a dire tanta roba. È vero. No, poi dice Alessandro, Fabio dice capolato asciutto, però c'era Fabio, speriamo, anche perché quello che vedi è totalmente diverso rispetto a quando lo vedi totalmente bagnato. Sì, assolutamente. Cioè, meno male, i panorami sono totalmente diversi. Alessandro dice grazie a voi ho comprato la mia prima moto e non riesco più a scendere. Buona strada Alessandro, di cuore, per noi un grande onore. Poi dice perché non avete mai pensato a una Goldwing? Vai tu. Allora, io l'ho anche provata, è una moto stratosferica, però per le strade che facciamo, nel senso, non facciamo solo, cioè mi piace ogni tanto perdermi, vedrete anche nel prossimo video che mi sono un po' perso, abbiamo fatto le strade della Sicilia dove alla fine ci siamo resi conto che era meglio girare, perché iniziavo a aver paura veramente, e con la Goldwing fai fatica a fare questi percorsi. Per qualcuno che è siciliano era Castelmola, sopra Taormina. Per chi è siciliano, la mia idea era di arrivare a Lingua Glossa passando per Castelmola. Sì, però ci abbiamo rinunciato. Se dopo qualcuno la conosce dopo 7-8 km ci ho rinunciato con la motocarica in 2 ovviamente. Da solo penso a strapiombo. Allora, Andrea dice aspetto un'analisi tecnica della GS da parte tua, Francesco, mi interessa molto il tuo punto di vista. E l'idea, come torno da EICMA, voglio finire il video del viaggio qua in Sud Italia e voglio fare un video proprio dettagliato, super pippone sulla GS, perlomeno per le mie impressioni da questo piccolo viaggio, da questo viaggio fuori porta, perché meno male per parlare di una moto bisognerebbe provarla ancora di più, però abbiamo preso pioggia, abbiamo fatto delle strade abbastanza anche un po' sterrate, nell'Aspromonte. Ne possiamo parlare. Quindi già iniziamo un po' a conoscerla. Però volevo rispondere. Allora, Danilo dice anche il viaggio in Russia è stato fantastico, anche secondo noi Danilo è stato fantastico il viaggio in Russia, ce l'abbiamo fatta per poco, anche se adesso la Russia è di nuovo aperta. È vero, ci è piaciuta molto anche a noi. Della Russia bisogna fare attenzione perché purtroppo quello che vediamo in televisione ce la fanno apparire per quello che effettivamente non è, perlomeno per la nostra esperienza. Ma in parte la televisione va ascoltata meno, quindi questo lo sappiamo. E la Russia ha dei luoghi, ha delle chicche che noi le avevamo anche studiate nelle guide e purtroppo sempre per mancanza di tempo abbiamo dovuto in qualche maniera, non siamo riusciti a passare, ma l'idea era quella di tornare. Poi è successo quello che è successo, poi siamo partiti, ma comunque la Russia è super affascinante, veramente. Però ci teniamo in particolare a salutare Edoardo Materossi che dice giovedì sarò in ECMA, trascinato dalla passione tra 2 dialisi, una boccata di moto e novità. Edoardo, leggiamo sempre i tuoi commenti e ci teniamo particolarmente. Giovedì speriamo di incontrarti. Io perlomeno me lo auguro. Sì, assolutamente. Noi non ti conosciamo, tu ovviamente non ti vergognare se ci vedi. No, non si vergogna Edoardo. Però qualcuno ci chiede... Tania, buonanotte Tania. Buonanotte Tania, un saluto. Qualcuno ci chiede, avete mai pensato di condividere un viaggio con altri motociclisti? Ne avevamo già parlato nella scorsa live. Il nostro modo di viaggiare è sempre stato solitario, per tanti motivi, perché è difficile conciliare i tempi con altri, perché... Io vi farei fare un viaggio con lei, poi capite bene perché è solitario. Perché forse altri non si vogliono, insomma, aggiungere perché ci sono io. No, ragazzi, a parte gli scherzi, però non è mai da escludere, assolutamente, perché poi dei giri questa volta l'abbiamo fatta e sono stati dei giri piacevoli. La prima tappa che avete visto quando siamo arrivati a Baku l'abbiamo fatta con i nostri 3 amici di vecchia data, è bellissimo viaggiare insieme agli altri. Allora, l'importante è che la pensano un po' come te, perché poi quando ne sono tanti
poi si inizia a far fatica soprattutto nella lunga distanza. Se fai un weekend fuori porta è facile andare d'accordo, ma vi dico per esperienza che se fate un viaggio lungo poi si fa fatica. Allora, questa è interessante la domanda di Franco, perché dice: "Dopo tutti questi viaggi, quando scegliete gli alloggi, cosa secondo voi non deve assolutamente mancare per chi viaggia in moto?" Cioè, parlate con uno che è un po' una fissa, io la prima cosa che guardo negli alloggi devo essere assolutamente tranquillo quando vado a dormire per la moto. Sì, Ma quindi io garage. sotto questo punto di vista, è il lato negativo del viaggio in moto, nel senso che se ti piace visitare un paesino, io sono arrivato a una conclusione: per visitarlo bene devo dormire 2 notti su quel paesino. La moto il secondo giorno non la prendo, usciamo in borghese, quindi sei anche più comodo, ma andare in un paesino, lasciare la moto in un parcheggio, girare vestiti, l'abbiamo fatto tante volte, ma voglio in qualche maniera non farlo più perché per condividere il paesino noi con il lavoro che facciamo abbiamo bisogno di tempo, con le giacche, con l'abbigliamento, con i caschi, fai fatica soprattutto con la moto carica perché tante volte non viaggiamo solo con i voletti, tante volte viaggio con le sacche, con le borse sopra i voletti e fai fatica a lasciare la moto in certi posti. No, non è nostra abitudine, non ci sentiamo tranquilli in Quindi generale, nella scelta dell'alloggio il parcheggio per la moto. assolutamente parcheggio o meglio garage. Cioè preferisco non avere il letto io, ma la moto deve essere a In riparto. realtà preferisce che, cioè non gli importa se io non ho un tetto sulla testa, però la Ma moto sì. che problema c'hai tu? Allora, Virgilio ha 69 anni, credo. Non ho intenzione di mollare, assolutamente Virgilio, mai. Cercherò di viaggiare non pensando all'età. Maurizio dice: "Mi sono fatto 3 volte Domodossola, Soverato, Calabria, 3 volte con una Tenerina MT-07. Sei un eroe, sei un eroe." Comunque Virgilio ha preso una Yamaha Tracer, ha lasciato il GS e ha preso la Yamaha. E come ti trovi? Scrivilo Virgilio, dici come ti trovi. Maurizio no, il pippone su GS no. Guarda, Maurilio, me l'hanno chiesto in 1.000.000 di Tocca persone, farlo, tocca Maurizio, lo farlo. salterai, lo Tu non lo salterai. guardare, quando vedi il titolo non faccio titoli clickbait, non lo guardare. Allora, Alessio ci dice, grazie intanto dei complimenti, la serie del Marocco verrà pubblicata interamente o no? Ma Eh, allora, ho perso veramente, non è una cavolata, dei file perché quando eravamo in Sud America. prima di partire ho tutto il mio backup che è stato un po' stravolto in Sud America. Qualcosa abbiamo Ma c'è perso. stato anche un altro problema. Il problema era con il microfono di Sara, poi da lì abbiamo un attimo imparato, stava facendo, e il microfono, ci devo fare un video dettagliato su questa cosa, ma con i microfoni esterni, lavalier, che hanno l'attacco jack, bisogna fare veramente attenzione, soprattutto nella GoPro, perché è facile perdere l'audio, quindi ho delle clip senza audio. E da lì abbiamo fatto un po' di prove, un po' di esperimenti, alla fine abbiamo trovato un po' una quadra, ma comunque è veramente complicato. A volte, tuttora facciamo ancora fatica, però in qualche maniera abbiamo capito come risolvere questo problema. Vabbè, salutiamo mia mamma che ci Allora, fa dei Maria complimenti Rita e poi dice: "Forse Lattanzi è sono di la parte". Sì, suocera. mamma, sei di parte, Cioè, mamma. Maria Rita, dovevi dire: "Francesco sei fantastico", invece ha detto: "Ragazzi siete fantastici". Cioè, perché ti ci metti di mezzo tua Mamma, madre, perché? Non lo so. mamma dice: "Ragazzi siete fantastici", però si riconosce che forse è di parte, è sempre lei, quella del Sud America, che Numero ci 1, disse: suocera numero 1. "Buonanotte". Allora, Alessandra Brancaccio dice: "Sono d'accordo con voi, anche noi siamo molto solisti, spesso spesso usciamo usciamo soli". da soli. Sì, è un modo di fare È un di modo di fare che a volte siamo anche un po' costretti dalle ferie. Già mettere insieme noi 2 per le ferie era era già un complicato. problema. Mettere insieme Salutiamo Antonio che ci dice: "Tanto ci vediamo giovedì ad Ci ECMA". sei Antonio? Buonanotte Finalmente ci Antonio, ciao. conosciamo. Ciao Antonio, buonanotte. Come David dice: "Come posso convincere mia moglie a venire in viaggio con me?" Allora, C'avevo fatto un video dedicato sul canale su questa David, cosa. e io il consiglio che posso dare, perché, per qualche mese non sono neanch'io salita, i primissimi mesi con Francesco. Il Poi l'avevo messo consiglio nel contratto prematrimoniale. che non abbiamo. Però, quello che perché insomma non c'è bisogno di farlo il contratto, però quello che, io posso invitarti nel più piccolo a fare è magari, lei avrà, inevitabilmente una passione, non so, visitare un paesino, oppure conoscere gente. Allora, individua il suo punto debole, cioè quello a cui magari
se c'è non riesci a resistere. E magari punta su quello, sacrificati anche tu, magari se a te piace di più, non so, fare gli sterrati, a lei piacciono i paesini, cerca di fare i paesini, non lo so, è un piccolo consiglio, un po' Io da parte mia quello che quello posso che dirti qualcuno ha è fatto con me. la moto è dura rispetto a un viaggio in auto, un viaggio in camper. Cerca di rendere il viaggio di tua moglie, tua compagna, il più, tra virgolette, come dire, non dico semplice, però più comodo possibile. So che non è Sì, è facile, vero. però magari non fare come i nostri amici, a volte cerca di non fargli prendere acqua, nel senso non farla bagnare dalla testa ai piedi. Prova Ce a farle comprare se le piace, se avete la possibilità, perché sempre non c'è, magari qualcosa di abbigliamento che a lei piace. Non lo so ragazzi, io dico delle cose che, potrebbero piacere a me, magari, Spesso e volentieri la donna si sentirsi vede un po' come l'omino bene, della Michelin con l'abbigliamento da moto, quindi sentirsi bene io ragazzi ho fatto una insomma fatica che voi non ve ne rendete conto, però sì. alla fine dai, abbiamo trovato L'abbiamo la quadra. spuntata. Però Gigi Chiesa ci dice: "Se venite al nord vi faccio fare un bel giro dell'Oltrepo Pavese, piccolo ma bello, siete i numero 1". Molto Gigi, volentieri perché ci assolutamente. manca, il Po è da far vedere, assolutamente, perché è una delle nostre attrattive, è il fiume più lungo d'Italia, a noi i primati piacciono e può essere una cosa culturalmente molto, molto interessante. Ci sentiremo. Virgilio dice: "Dove è andato? Solo che il mio L'avevamo lavoro letto? Ah, dove è Piero, c'è andato?" Piero Grandi, intanto lo salutiamo, lui c'è sempre. Allora, Enrico, bene, solo che il mio lavoro medico non trovo il mio lavoro è fare il medico, non trovo sostituti e non riesco a prenderla molto. Virgilio. Virgilio, io ho un amico medico che a 50 anni ha lasciato la professione, ha iniziato a girare il mondo in bici e a 60 anni fa video su YouTube, però è un po' borderline questa cosa, quindi vedi, vai avanti con la però tua si può professione. fare, ci si ci se la prima o poi ci puoi riuscire intanto, questo è il nostro augurio perlomeno. Intanto salutiamo Eva, la nostra manager. Dove sta Eva? Eva, eccola, eccomi. È appena tornata dal viaggio in Giappone, quindi Eva Corradini è tornata 1 ora fa. Quindi la dobbiamo salutare perché mi ha detto: "Mi collego, sono la manager proprio per honoris causa", Se quindi vedete una donna non tanto alta, bisogna dirlo, però Eva, bellissima, bellissima, scura di carnagione, è media, lei. bellezza media, e indossa una maglietta con il logo del tramezzino Franks Affair, Sì. maglietta colore verde azzurro mare, Esatto, verde mare, una che è cosa del la genere. nostra, quella che le abbiamo regalato e non diciamo per quale compleanno, non diciamo per l'età, però lei la porta Sempre spesso e ogni volta mi manda la foto e io sempre ogni volta abbronzata l'aspetto. Eva, quindi ragazzi no, è una bellissima ragazza, a parte gli scherzi. Allora, Alfio dice: "Sono di Messina, peccato non averlo saputo in tempo, altrimenti ci saremmo incontrati". Alfio, tanto Alfio, torneremo. assolutamente, ce l'hanno scritto in Ecco, quindi tantissimi, non quindi an Piero, ti aspettiamo a Milano, assolutamente. Ad agosto ho lasciato la moto esatto a Pieve Piero. Bovigliana, qui Pieve vicino a Bovie noi, in sì. strada, rassicurato dal proprietario della locanda che non sarebbe successo nulla. Allora, Giampiero, Giampiero, a Pieve Bovigliana secondo me puoi lasciare anche la moglie. Vai tranquillo che non succede nulla da quelle a me non parti. mi toccherebbe nessuno, perché è un paese del nostro entroterra, dei Sibillini, molto vicino ai Sibillini ed è molto, molto tranquillo. Come in altre parti d'Italia, anche della Calabria, che abbiamo toccato, anche della Sicilia, ci sono parti in tutta Italia in cui ancora si lasciano le chiavi, insomma, sulla porta ed è una cosa Allora, bellissima, GDC ragazzi. martedì ci siete ad EICMA, martedì no, che domani prendiamo il treno e saremo in viaggio domani, quindi mercoledì ci siamo. Andrea, forse ci siamo anche noi ad EICMA giovedì. Ok, Andrea, ci conosceremo. Allora, questo è Eva importante. Corradini, bentornata a casa. Eva, Anche bentornata a anche te. tu. Mirko, è una cosa importante che può, No, Fabio, ma i tramezzini sudamericani come sono? sono molto Li abbiamo buoni, mangiati in Argentina e sono molto buoni. anche in Hanno Uruguay, una caratteristica che sono a 3 strati, non a 2 come i nostri, perché il pane è perché il più pane è sottile del sottile, nostro. però sono buoni. Mirko però ci dice: "Scusate, magari ripeto una cosa già detta, la moto si ferma", quindi sta immaginando una situazione, la moto si ferma, si guasta e siete in un posto dimenticato da Dio. Come fate? Avete un'assicurazione particolare? È Allora, interessante. Mirko, noi abbiamo un sistema satellitare che prende in qualsiasi parte del mondo, anche ai poli, anche in mezzo all'oceano. Bisogna fare un'assicurazione, altrimenti la chiamata di SOS è a tue spese. Però in teoria, se tu hai un problema alla moto, sperduto, e proprio oppure ti sei fatto male e non trovi una soluzione, perché io la metto questa cosa come
proprio l'ultima cosa che vorrei fare, puoi chiamare l'SOS e qualcuno ti viene a prendere in qualsiasi parte del mondo. Ripeto, da fare l'assicurazione, altrimenti il salvataggio è a tue spese. Esatto. Questo anche se cadi in un burrone e ti vengono a prendere con l'elicottero, il salvataggio è a tue spese. Però con l'assicurazione ovviamente ci sarà una franchigia che non ricordo quant'è, però ripeto, questa cosa vale in tutto il mondo, copertura mondiale. Allora, ho saltato, Da farci un scusa. video pippone a riguardo, molto interessante comunque. Qui avevo Eh, saltato Gojama diceva che preferisce lui forse sopra. andare con la sua moto senza la moglie, perché gli preferisce Gojama, ti capisco, non ti Allora, preoccupare. Francesco Cappiello, che forse è interessato, dice: "Ma il video del primo viaggio a Matera è stato No, pubblicato?" No, Francesco, allora, eravamo no, ma su YouTube mancano Fa tantissimi viaggi. Cioè, avevo messo il viaggio alla Scozia, poi l'ho cancellato perché non mi piaceva come erano i video, quindi manca tantissima roba su YouTube. E questa cosa un po' mi dispiace perché a volte facciamo i video anche per noi stessi, nel senso è il nostro lavoro per guadagnare, però tante volte ci capita di rivedere un video perché è un po' come quando guardate le foto di 10 allora dici: "Ma anni come fa. m'ero Allora, conciata", oppure: "Mamma mia che figura di". È anche per quello. Infatti David, che ci dice: "Grazie dei consigli", quelli "come posso far viaggiare mia moglie", dice: "Stiamo ridendo come matti". O ci abbiamo azzeccato, proprio fatto no, oppure proprio un secondo buco me la seconda. nell'acqua. Allora, Li un amico per salutiamo. accontentare la moglie ha cambiato 3 moto e adesso ha un Cava GS. Vedi, forse cambiare la moto, Roberto, è un'ottima soluzione. Allora, grazie Marco, che dice: "Per chi piace queste cose senza invidia posso solo dirvi che siete grandi e unici". Grazie Marco, è sempre piacevole. Come me, che Laura ha riempito di tessuti la moto presi dal Gran Bazar di Istanbul, Alessandro. Alessandro, queste cose bisogna Prezzo da pagare. è il prezzo da pagare per portare dietro Laura in Esatto. moto. Gabriele Barbera che, insomma vediamo spesso, dice: "Ma voi siete unici, semplici, umili, empatici. Francesco, mi sto Noi orga siamo molto Marcello, meno", no, Francesco, mi sto organizzando l'Islanda, ma vedo che è un po', sicuramente vorrà dire un po' cara. costosa, È carissima, no Marcello, cara? è vero. Ora siamo in piena del fiume Po. Simona, ora siamo porca miseria. Simona dice che il fiume Po Il fiume Po, mh, c'è un rischio per piogge? speriamo no. No ragazzi, speriamo di no. Teneteci aggiornati, Allora, teneteci aggiornati. Tonio Colonna, prima di leggere il commento ho i brividi. Lascia la tua carta di credito sulla moto con un bigliettino scritto su: "Tra 100 chilometri in moto c'è un centro commerciale che Che ti ti aspetta". aspetta? Vedrai come sale in mo Potrebbe essere una giusta, perché Se no? avete qualche dubbio, vi risponde Tonio Colonna, perché lui Quindi scrivete a lui, ha sempre le idee Tonio giuste. Colonna, in chat, scrivete proprio a lui: "Come Però posso secondo me si è dimenticato di una cosa importante. Tonio, dovevi scrivere il limite della carta di credito, perché se ci lascia la mia è una cosa, se ci lasci la tua è un'altra, capito? Giuseppe, ciao ragazzi, ci siete venerdì a ECMA. Giuseppe, l'abbiamo già detto, però trovi tutti i riferimenti in descrizione di questo video, di Venerdì questa comunque ci live, saremo però ci fino la siamo al mattina, il mattino. pomeriggio torniamo a casa. Allora, dobbiamo scorrere perché siete tanti. eh, allora, ciao ragazzi, quando passo da Corridonia vengo a trovarvi, prendiamo un caffè insieme. Va bene, Aldo, ti aspettiamo. Ah, Roberto diceva: "Un amico ha cambiato 3 moto, la morale adesso ha un Cava GT 1400 e non è contento di una moto così grande e sua moglie continua ad andare". Quindi Roberto conviene non ascoltarla. Ecco, allora, Io i invece. video non li faccio perché ci dite voi che siete insuperabili. Grazie. No, no, ragazzi Allora scusate, io allora ecco, Nicola dice: "Invece in controtendenza ho avuto un bel regalo da mia moglie. Al mio compleanno mi ha regalato la GS, diciamo non per tutti". Vero Nicola, io Nicola. faccio i complimenti a tua moglie per il regalo che ti ha fatto. Sicuramente non è da tutti. Sì, fortunato tu e fortunata lei. Anch'io sto organizzando le vacanze estive sulle Dolomiti in moto con la mia ragazza, sarebbe un sogno incontrarvi. Alessio, se riusciremo, l'idea è di andare in zona Dolomiti per giugno-luglio, il piacere sarà il nostro. Allora, Angelo ci chiede una, Silver, ci riprovo per un precisazione. saluto, ci si vede venerdì per una stretta di mano. Silver, Silver, certo, ti fatti aspettiamo. vivo quando ci vedi, Assolutamente. Scusaci di non quando aver vedi 2 risposto scemi prima. in giro per ECMA, fatti vivo. Riconoscici tu. Pross Angelo però dice: "Per il soccorso stai parlando del Montana? Una precisazione".
per il per soccorso. chiamare il soccorso, no, Sì, nel sì, sto caso parlando del Montana ecco. 700i che ha il sistema InReach, quindi devi fare un abbonamento con Garmin e consiglio di attivare un'assicurazione. Allora, un attimo E il perché Garmin, si appoggia alla rete satellitare Iridium, che è l'unica rete satellitare con copertura mondiale. ci tengo particolarmente, Manuel del Lago ci dice di salutare i 2 bambini, Tommaso e Martina. Un enorme bacio, perché vi vogliamo Ciao bene, ci Tommaso, seguono ciao sempre, per Martina. noi è un enorme onore Quando ci seguono i proprio, bimbi mettiamo è il la cosa più bella del cuore in mondo. mano proprio. La cosa Grazie, è un onore enorme. Ehm Allora, Marcello, Francesco, sto presentando il viaggio in Islanda, sono sempre quello di Caponoto per colpa tua, a parte gli scherzi, è dura per la loro locazione. Dormire ci sei stato? Allora, Marcello, noi in Islanda non ci siamo stati, però l'ho valutata tante volte, ho valutato la nave, stavamo per prenotare la nave, avevo fatto il percorso, avevo fatto tutto, però solo la nave era 2000 euro per andare, poi le location e quant'altro, è un viaggio veramente impegnativo sotto il punto di vista economico, e poi con i tempi che avevamo noi era tutta una una tirata corsa. fino a Hirtshals in Danimarca, e ci siamo detti se andremo in Islanda per in qualche maniera tamponare il prezzo del biglietto della nave, avere più tempo possibile, perché sicuramente poi non è che torni l'anno dopo. Però questo era il mio punto di vista. Alla fine abbiamo deviato quell'anno, non so, siamo stati in Russia, una cosa del genere, che costava tutto la Sì, metà. credo proprio che sia stato l'anno della Russia, quindi alla fine secondo noi ci è andata bene perché, desideravamo vedere la Russia e è stato in quel momento possibile. Però ci tengo a dire, allora a Lorenzo che ci dice: "La prossima volta vieni a Siracusa". Lorenzo, noi e passando da Buccheri, che probabilmente è il suo paese, noi siamo stati a Siracusa, non ci siamo stati in moto, ma torneremo. Come fai a mancare Siracusa? Non Siamo è possibile. stati in aereo, noleggio auto, Siracusa, Ortigia, penso uno dei posti più belli al mondo, quindi. E Gaspare dice: "Ma dopo aver rivisto l'Italia, quanta voglia c'è nel ripartire per il Sud America?" Allora, bellissima domanda, vai tu? Sì, vado io. Allora, vedrete, e forse l'avete già visto, in qualche video lo sottolineo, cioè dico, dopo questo Sud Italia, dopo queste persone, sarà dura ripartire a gennaio per il Sud America, ma, non c'è è stato un discorso estremamente spontaneo, perché, è come si dice, come direbbe un napoletano, e scusatemi se non lo pronuncio bene, vedere l'Italia è sempre lasciarci un pezzo e core. Comunque c'è anche il lato positivo, che viene l'inverno, quindi l'inverno è tutto più brutto. In questa maniera andiamo in Sud Sì. America, dove là è caldo, quindi mettiamola sotto questo punto di vista. Poi è anche vero che, a parte gli scherzi, è bellissimo vedere qualcosa di nuovo. Però se uno pensa a quello che lasci, al cibo che mangi, a quello che vedi, all'ambiente che, cioè, noi potevamo svernare anche in Sicilia e sarebbe stato bellissimo. Però Però ripeto, no ragazzi, però, il mondo è da vedere tutto. diciamo la verità, non possiamo, lamentarci, nonostante la fatica che facciamo, che voi ci crediate o no, però non possiamo lamentarci di avere la possibilità, con fatica, ripeto e lo ribadisco, di, poter girare il mondo. Quindi è vero che ci lascia un pezzo di cuore, è vero che, si può, un po' sentire quella nostalgia, però, come diceva quel film, bellissimo, tra l'altro italiano, di cui ho letto un tratto qualche giorno fa, ehm, c'è un padre che vede partire il figlio e dice: "Fottitene della nostalgia". Era il figlio che lasciava il Sud Italia. Quindi bisogna fottersene della nostalgia, perché per scoprire il mondo, insomma per crescere umanamente anche, bisogna un po' mettere da parte quello che io qualche volta faccio fatica a mettere da parte, cioè la nostalgia, quello che la pancia evidenzia. Mettiamola da parte perché bisogna crescere. E Mettiamola comunque così. e comunque l'Italia, ripeto, è bellissima, però è anche bello vedere in giro per il Assolutamente. mondo c'è tantissimo da vedere, e quindi si fa fatica a lasciarla, però c'è anche voglia di ripartire. Allora,
È vero, non c'è nessuno, dice Piero, che soffre il cibo come un italiano all'estero, lo pensiamo anche noi. Per nostra tradizione, per la nostra cultura culinaria, l'italiano fa una gran fatica e io, dico infatti, per noi è una grande cultura, ma è anche un piccolo difetto, perché qualche volta facciamo più fatica degli altri. Comunque Giuseppe si è collegato ora, mi collego solo ora, ci sarò solo mercoledì. Avete un riferimento per sì, mercoledì saremo, lo trovi scritto sotto nei commenti, saremo Esatto. alle 10:20 nello stand di Mytech e nel pomeriggio nello stand di Lucca, mercoledì, E ad allora ECMA. salutiamo Sauro che se ne va a letto. Buonanotte Sauro, Mai grazie di pensato di esserci girare stato. l'Africa? Allora, in Africa siamo stati in diversi posti, abbiamo fatto tutta la Garden Route in Sudafrica, poi siamo stati a Dubai, quelle classiche cose di passaggio. Sara è stata in Egitto, che io non ci sono andato, però ci manca tantissimo perché abbiamo fatto il Marocco in moto, Beh, ma c'è Sudafrica, c'è tantissimo da tantissimo da vedere. vedere. Volevamo andare in Namibia, Namibia non ce l'abbiamo fatta, Sì, però c'è il girare, pensiero dell'Africa, però assolutamente sì. assolutamente prima o poi da andare. Però E ovviamente andiamo pezzo per pezzo con calma, siamo partiti dal Sud America, ci vorranno anche diversi anni per vedere il Sud America. salutiamo l'italiano a Bordeaux, l'italiano La Française La Black, che ci sta seguendo da Bordeaux. Un grande Ci segue abbraccio, un spesso. onore. Poi, Davide fece con un pensiero sulla Tiger 1200, cosa ne pensi? Non l'ho mai guidata, cioè nel senso ho guidato quella vecchia, l'ultima non l'ho mai guidata, però sulla carta penso sia una grandissima moto. È una delle poche alternative al GS, c'è secondo me. una ragazza che Tina sì, ci saluta, ciao Tina. ciao Tina. Ciao ragazzi, con mia moglie da tanto tempo che No, vuole volevo rispondere semplicemente a Silvia, se non sbaglio, che chiedeva: "Sara, fai un video pippone su come sistemi il tuo bagaglio". Sì, dovresti trovare, nei video precedenti, in qualche video vecchio dovresti trovare qualcosa, però va aggiornato anche quello, perché nel frattempo miglioro anche No, ci io. siamo migliorati anche se abbiamo fatto Scusate, ogni la, tanto la muovo. versione 2.0, quindi bisogna Quindi rifare il video bisognerebbe pippone, farlo. quindi lo faremo. E poi rispondo a un'altra ragazza, Stefania, che dice: "Sono una Zavoriva, una convinta e credo che condividere con qualcuno, quindi è bello viaggiare in 2, è bello quello che un viaggio ti regala". È verissimo Stefania, noi condividiamo in pieno. Non sempre è possibile perché magari per tanti motivi qualche volta ci si ritrova a viaggiare da soli. Mettiamola così, il bello è viaggiare, se si può condividere perché l'essere umano è portato a condividere, è fatto per condividere, Cioè è per noi un valore per farla aggiunto, è semplice, vero. se tu al tuo fianco nella vita che conduci tutti i giorni hai una compagna, un compagno, secondo me è la cosa più bella del mondo condividere il viaggio. Però ragazzi, se si è soli, quindi l'alternativa non c'è, è bellissimo anche viaggiare da soli. Chiediamo scusa per chi a chi non rispondiamo, però Fabio dice, per la vostra esperienza, il tratto Innsbruck-Amburgo in treno con moto a seguito per andare in Norvegia. L'avevo valutato anch'io, però io sono un po' cioè ormai mi avete un po' capito, sono un po' contro i traghetti, contro il treno. Preferisco magari passare 12 ore in moto, spiattellare le gomme anche in autostrada in Germania, però sono fatto così. Però chi decide di fare questa cosa perché magari vuole andare a poco tempo, vuole dedicare il tempo alla Norvegia, è una soluzione da prendere in Allora, considerazione, salutiamo assolutamente. intanto Buzz che è collegato, che ci ha scritto: "Cari, domani siete in ECMA, ditemi dove". Allora Allora Buzz, Buzz, domani noi saremo innanzitutto ciao, un e piacere. finalmente magari ci conosceremo di persona. E domani noi non ci saremo perché saremo in viaggio, ci saremo mercoledì, saremo la mattina alle 10:20 alle 10:20 allo stand di Mytech e nel pomeriggio in quello di Lucca dopo le 16:30. Poi ci saremo anche giovedì e venerdì, non so se tu ci sarai tutti questi giorni, magari scrivilo ora, e quindi E domani non poi ci ci siamo, ci vediamo. saremo mercoledì. Allora, Motoclub Tolentino aveva scritto, però poi ha tolto il messaggio, ma li salutiamo lo stesso perché sono a 2 passi da noi. E comunque Ivano Ventura, Mototuristi, dice: "Vi trovo nello stand Lucca venerdì 10". Sì, Sì, ci trovi alle 12:30. sì, perché Ivano cerca di venire abbastanza presto Presto, perché sì, poi noi perché abbiamo il dopo treno alle dobbiamo 3 di tornare. pomeriggio. Quindi ci farebbe piacere incontrarti. Oppure venerdì 10 ci trovi la mattina nello stand di Mytech. Dai raga, Marco Rocchetti. Grande Marco! Vi aspettiamo a Brindisi. Avete incontrato il fratello di mio cognato, Ducati Rosso in Sicilia, come no, ci ricordiamo benissimo, a Troina l'abbiamo In un posto incontrato. E sperduto anche sua moglie, non ha smesso di parlare bene di voi, mamma mia, grazie. nella piazza più alta della Sicilia, che ha una vista paurosa,
facciamo l'ultima curva, non c'era nessuno quel giorno, erano le 3 del Sì, c'erano pomeriggio. loro, ci siamo confrontati con le No, scelte di vita no, ma non era loro. con lui. Cercavamo un posto dove mangiare un panino e facciamo la curva e praticamente c'era una sola moto, 2 moto. Ah Una no, una donna, una ragazza, come ci vede inizia a urlare: "Ma come mai ci troviamo qua, eh?" E da lì ragazzi è iniziata una bellissima conversazione. Poi siamo andati nel locale vicino a mangiare qualcosina e all'interno c'era come si chiamava, che non mi viene il nome, che adesso mi non sono comunque sì, il c'era fratello di Ducati esatto, Rosso, col esatto. Ducati Rosso, sì. Io mi ricordo, se non sbaglio, il nome di sua moglie che era Ambra. Sì, Perdonatemi, sì, però ci siamo confrontati, scelte di vita nostra, le sue, i 2 bellissimo. bambini, è stato bellissimo. Bellissima Quindi coppia. ci fa estremamente piacere rileggerlo. Gabriele dice: "Fottetevene della nostalgia." È verissimo, al di là degli affetti familiari, qui stiamo morendo. Non lo so. Buzz dice: "Dai, ci becchiamo mercoledì grandi." Perfetto, grande Buzz. Bene. Quindi finalmente ci conosciamo di Ci persona. vedremo. Gabriele, qui, stiamo morendo. Io qui in Italia stiamo morendo, non lo so, io spero che non sia vero, o comunque noi vorremmo anche, cercare di non morire, di rialzarci. In realtà di difetti ne abbiamo tanti, ma abbiamo anche tanti pregi. Però comunque sia, per crescere bisogna fottersene della nostalgia. Io l'ho capito un po' tardi e fatico ogni volta, però ce la metterò tutta. Grazie che ce l'hai ricordato Grazie comunque. mille. Ehm, Giuseppe Testa mi fa i complimenti per le spiegazioni della prof Sara. Grazie, ce la metto tutta, però Quando abbassi il tono di voce poi, per non recare disturbo, lo trovo una è scrizione da vero, perché è un po' una mia fissa abbassare il tono della voce. Francesco ogni tanto mi riprende perché parlo troppo piano. perché poi io faccio fatica nel montaggio a tirar fuori l'audio della sua voce. Giuseppe Mauro Mossini, ragazzi, ma io Paolo col della Cieca, ciao ciao Paolo! Paolo! Dice: "Ma io dove vado col mio Vespone?" Giuseppe dice: Co "Dove posso andare? Voi allora avete moto top." Non è vero. con Con il il Vespone Vespone abbiamo conosciuto una persona che è partita da esatto, qua, è arrivata in al India ed è raduno. partita da qua ed è arrivata in Ghana, andata e ritorno. Ecco, Teo Diego, intanto conferma. Esatto, si chiama Ambra e lei Grazie Teo, grazie Teo. grazie, grazie. Salutaceli e un saluto grande a te che ce l'hai scritto. Ciao Claudio, ora ciao, vado a letto, sono vecchietto e domani lavoro. Ciao Claudio, buonanotte, Ciao Claudio, ma sì. noi tra poco chiudiamo perché noi ancora dobbiamo fare cena, quindi ragazzi vedete voi, Domani mattina domani mattina abbiamo il treno sveglia alle alle 5 e 8. mezza, 6, però è un piacere, noi non ce ne vorremmo andare. Ciao raga da Milano, mi fate conoscere un mondo da Armaduc dice: "Preparatevi che venerdì una foto assieme la voglio." Non lo so come ci troverai venerdì, perché, boh, però certo che la faremo. assolutamente. La Vespa è Simona, ciao, buonanotte, immortale. buona strada a tutti. Franco e Simona, ragazzi, come vi siete confrontati nello scegliere i vostri viaggi in passato? Giorassele, il confronto è semplice, decido io e basta, non è che ci sta tanto, ovviamente scherzo, No, Gaspare dice: "Voglio ci siamo vedervi in" confrontati, come ci siamo risponde Gio, come? come ci siamo Ah, confrontati nel scusa. scegliere Nello scegliere i i vostri nostri viaggi viaggi in in passato. passato? Allora, Francesco è un po' il comandante della situazione. Ecco, io faccio il dittatore della situazione. Maschilista, prepotente, Tutti i no, difetti ce l'ho sto io. scherzando. No, no ragazzi, Joe, spesso le proposte è vero, vengono da lui, perché lui magari mi dice: "Si potrebbe fare questo perché ho visto che si può fare", e io magari di piccolo metto il mio contributo, allora inizio a vedere i posti che lui mi ha proposto e Io Gio comincio a dire gli compro la guida così le compro. vabbè dai, ma Comincio a vedere quello che ma pallosa sono la guarda. prof, se no come faccio a Dai, rivendicare la non mia vai, posizio dai. e, allora comincio a dire: "Sì, allora sarebbe interessante questo", oppure dico: "Però questa parte non mi piace, allora passiamo di là, facciamo" io metto il mio contributo, però, c'è da dire che Diciamoci che l'idea parte da me, poi l'idea lei parte da edulcora lui. un po' la situazione e poi io Eh, l'accontento un po' e le cose vanno mi fa avanti. contenta, mi compra quello che insomma l'abito carino. Sarà bellissimo No, scherzo potervi raga conoscere venerdì. Marco, okay, Mario sapete Greco dice: "La Calabria vi ha portato bene". Vai, ciao ragazzi, immaginiamo che sia calabrese, la Calabria ci ha portato benissimo e l'abbiamo adorata. Torneremo di sicuro. voglio visitare tutto l'Aspromonte e fare tutte le stradine più Ecco, sperdute. Paolo dice: "Siete i marchigiani che meglio ci rappresentano nel Paolo, mondo". troppo No, buono, un troppo. onore troppo grande Grazie che non Paolo. riusciamo a sostenere, ma noi ce la mettiamo tutta perché le Marche meritano questo e altro. Come diceva Andrea prima, non le conosciamo neanche noi. È
è una regione un po' tranquilla, un po' chiusa, come del resto della Calabria, ma prima o poi ce la faremo. Sebastiano dice: ciao ragazzi, lavoro permettendo, verrò a conoscere via ECMA. Sebastiano, Da Verbania, ti grazie. aspettiamo, grazie Luca, mille. ma quindi ancora Sud America? Ma Luca, Luca, non abbiamo visto ancora nulla del Sud America, c'è un mondo da vedere. E poi la Tenerona è Venerdì lì ci che ci dovrei essere aspetta. anche io a Milano, portate Lucian Mellotto. Mellottu. Grande Andrea, numero No. 1. Quando leggo queste cose mi sento fiero di essere marchigiano. Alessandra è curiosa, ci dice: "Come vi siete conosciuti?" Ecco, allora, come siamo conosciuti? Questa è una bellissima domanda. Alessandra, siamo di Corridonia. Corridonia non è un granché grande, 15.000 abitanti circa, ci conoscevamo da una vita, lui era in effetti un amico del marito di mia sorella, però io e lui ci conoscevamo da sempre, però ci siamo sempre non evitati, Dai, però un diciamo po' la verità. ignorati. Diciamo la verità. C'era un motivo per cui tu mi ignoravi, però non si può dire. No, lo Allora dico subito io. chi viene ad ECMA lo sa. Ragazzi, veniteci a trovare e lasciamo questo. Chi viene ad ECMA glielo diremo, oppure lo diremo nei video dopo, ecco. Però c'era un motivo per cui lui mi ignorava. Qualcuno che ci conosce può immaginare. Alberto, dice: "Ma che lavoro fate?" Alberto, evidentemente però non hai seguito nulla di noi o comunque poco. No, Però magari no, vabbè, a parte questo, adesso il comunque, nostro lavoro è questo, la condivisione, i libri che pubblichiamo, i video che facciamo. cioè, fare video su YouTube per molti magari Ciao Marcello, buonanotte può intanto. sembrare qualcosa di semplice, qualcosa alla portata di tutti. Io vi dico che dal mio punto di vista, con la massima umiltà, per me far video su YouTube è uno dei lavori più complicati che possa esistere su questo pianeta. Facevamo altri lavori fino a un anno fa. Viverci di questa roba è ancora più complicato, però noi ce la mettiamo tutta, cerchiamo in qualche maniera, E speriamo di staremo a migliorare. vedere. Comunque il nostro lavoro è creare contenuti, condividere il mondo, condividere quello che ci capita, condividere magari anche informazioni utili per chi guarda il video. Sara ha scritto 2 libri e sembra una banalità, anche i libri ci hanno aiutato molto, facciamo delle collaborazioni con delle aziende tramite questo lavoro. Abbiamo un nostro merchandising, se vi interessa potete, noi ora non le indossiamo, Non le ma indossiamo stavolta, abbiamo delle sì. maglie ed è qualcosa che ovviamente se le acquistate noi prendiamo una piccolissima parte. Cioè, dove attingere denaro ci sono tantissimi modi, però Dovremmo migliorare vi ancora. ripeto che si fa molta fatica a Però, vivere in questa maniera. Gianluca Mengoni intanto che bello vedervi dal vivo, ci saluta. Gianluca Gianluca è collegato, grazie. Gianluca, per chi non lo conoscesse, era un mio ex collega per il lavoro che ho Gianluca fatto prima. potrebbe dire che lavoro faceva Francesco e Esatto. magari un lavoro che poi Jenny Bartolacci, messaggio ritirato, sì. sicuramente ha scritto Tommaso, non ha scritto lei. O Tommy o Valerio o Edoardo, non lo sappiamo, però ci fa piacere Fabio lo Vinco, stesso. ragazzi, Fabio, grazie alla prossima. ciao. Fabio, Grazie grazie a e te, buonanotte. grazie a te di esserci stato. Chiudiamo anche noi per una diretta di un'ora No, e 36. stiamo un altro po' perché ci Un'ora siete e anche 36, voi. sa, dobbiamo Allora, chiudere. la Sabri dice: "Io non propongo niente, tanto non mi prende in considerazione." La Sabri, mi La dispiace Sabri. e ti capisco perché Gio l'ho conosciuto e ho capito Ma come è ti fatto. dispiace e ti capisci e la capisci che cosa? Lo fai anche tu No, ogni perché Gio l'ho tanto. conosciuto, ho capito che è un dittatore. Infatti tu. Cioè, io sono il comunista della Ma situazione ragazzi, è rispetto il contrario. Guarda, è proprio come dice l'elefante che dice Farete amico vespista, farete la Panamericana fino all'Alaska? Assolutamente. Se riusciamo a magari, mantenerci, assolutamente, con magari. qualche anno, magari. Joe Russell infatti risponde: "Certo, io sono del partito di Francesco." Grande Gio, Joe, grande. Francesco in primis, ma dovete migliorare. Prossima volta in Calabria ci vediamo al Silan Treffen. Aspetta, Francesco, sì, a magari. quando altri video pipponi su modo attrezzatura da viaggio? Allora, UFO Mito, devo fare assolutamente 2, 3 video, innanzitutto sull'abbigliamento che abbiamo avuto in prova, penso che sia il migliore abbigliamento in assoluto mai avuto, su quello che abbiamo utilizzato in questo viaggio qua Intanto era su Valerio Italia. che ci salutava, quindi lo risalutiamo. L'ha riscritto: "Ciao zia, ciao zio, sono Vale. Amore." Ciao. Ciao amore mio. Ciao Vale, sei il numero 1, come tutti i tuoi fratelli, non ti sentire migliore degli altri. Dite quanti inviti a pranzo e cena avete ricevuto per 3 giorni a Giuseppe. Milano. Sì, li abbiamo ricevuti. Giuseppe, dobbiamo ammettere che qualcuno ci ha Sì. contattato andremo. Sì. Grazie mille ragazzi, Cioè, non sappiamo se facciamo bene o meno, però ci fa Giuseppe, sempre andando piacere. in Sud Italia dobbiamo essere sinceri, in ogni punto in cui ci siamo fermati che c'era un motociclista o in un modo o nell'altro qualcuno ci conosceva, ed è quello che
mi ha fatto veramente tanto piacere, abbiamo conosciuto tutte brave persone. Se un po' questa cosa è merito nostro non lo so, Però è anche però merito di una terra che ha brave persone. Come in tutto il mondo ci sono Domenico buone e cattive persone, ma abbiamo conosciuto tante vai a Sicca, buone. ma come fate a godervi tutti i posti che girate e E nel nel frattempo frattempo riprendere tutto. Io faccio un po' fatica e a volte preferisco godermi la giornata in moto. Domenico, hai Domenico, detto una cosa verissima. verissima, è verissima. Quello che a noi, che io infatti dico, per questo è un lavoro complicato, cozza il fatto di godersi il luogo e riprendere tutto, Non sempre, però perché è un lavoro a tutti gli effetti, esatto. però quello che noi, perlomeno è quello che un po' ci avvantaggia, è avere più tempo, perché nel senso, nel video magari vedi una parte della nostra giornata, poi l'altra mezza giornata in qualche maniera ce la prendiamo per goderci un po' il posto. Però, ripeto, è un lavoro a tutti gli In effetti e molto effetti complicato. in effetti con, i ragazzi, giù in Puglia con cui ci siamo incontrati, con gli amici di Tonio e Anna, io ho fatto un discorso in un attimo in cui ci siamo fermati. L'approccio al viaggio ora, per quanto mi riguarda, è completamente diverso a 1 anno fa, da quello di 1 anno fa. È vero che 1 anno fa facevamo la stessissima cosa, però è vero che quest'anno nella partenza abbiamo già una consapevolezza diversa. È un po' come, e questo si può dire, è un po' come trasformare la propria passione in lavoro. Qualche cosa cambia comunque perché sei proiettato verso un altro tipo di approccio, sai che dovrai provare a dare il meglio, sai che dovrai fare di tutto e come sempre quando si passa al lavoro, si scavalca quel gradino, si compie quel gradino, qualcosina cambia. Cioè, noi non Però ri non è vero noi che si perde il piacere del viaggio. Diventa un po' più difficile perché è costante e cerchi di farlo il meglio possibile, è un lavoro. Per noi è così, noi lo stiamo trattando, lo stiamo vivendo in Però questo modo. ovviamente se si ha poco tempo, come facevamo prima quando siamo andati a Capo Nord, Certo. quando siamo andati in Marocco, condividere, avere poco tempo, visitare, ragazzi, si torna distrutti. Questo per dire che molti ci chiedono: "Ma che lavoro fate?" Io dico sempre: provate a farlo voi in primis e forse uno si rende conto di Di quanto quello di cui lavoro ci sia dietro. parliamo, di cui parlano tanti che Ba provano a fare quello che Baldo, facciamo noi. buonasera Ciao Baldo, come Valdo, stai? Tutto bene? salutiamo intanto Antonello e Luigi che ci salutano. Buonanotte a voi e grazie veramente. E poi Paolo sì, dice: anch'io Mediaset, s Sky, Rai, DAZN, a chi meglio di voi? Siete meravigliosi, vi seguo da sempre. Grazie, grazie di cuore grazie Paolo, veramente. da Milano, 63 anni. Un abbraccio, grazie Giovanni mille. Farinelli, ciao. Antonello 71, un caro saluto, buonanotte, buonanotte Sì, sì, Antonello. l'ho Pete, anch'io salutati. spero di cuore di riuscire a venire da Ti Ecco perché aspettiamo Pete, ti aspettiamo. poi dove siamo andati qua? Ehm, Eccola. Condivide il vostro Ciao, fare. allora Luigi Ambrosini, ciao, grazie di Sì, tutto, veramente abbiamo salutato buonanotte. Fabio, ci Fabio Inco, dice ci aggiorniamo in caso che vogliate andare in Norvegia di nuovo. Mi dispiace non venire a Ecco, ma se passate dalle mie fatemi sapere. Buona serata e un abbraccio. grazie, va Grazie bene Fabio. Fabio, lo faremo di sicuro. Pete Comunque ci aggiorniamo se ci troviamo magari in assolutamente, ci Norvegia. sentiamo. Pete dice: "Dove posso prendere il merchandising?" Allora, puoi, digitare Frank's Affair e dovresti dovresti trovare il Hai sito. il link in Però descrizione hai di il ogni link in video. descrizione su tutti i video che trovi, quindi quando vedi noi lo scriviamo proprio, chi vuole insomma c'è un outfit, quindi il nostro merchandising, magliettine, felpe, quindi se vuoi vai a dare un'occhiata per curiosità. Giuseppe Mauro Mossini, ottima scelta di vita e lavoro. Grazie di cuore. Giovanni ci dice: "Mi sono collegato adesso, ci siete sabato all'ECMA?" Non ci saremo sabato Giovanni, però abbiamo scritto per curiosità, se vuoi vedere sotto a Ci saremo questa mercoledì, giovedì e diretta, venerdì. però gli orari, per dove siamo, puoi vederlo in descrizione di questa diretta. Poi mi sono I collegato, ok. Gabriele Barbera, video come i vostri sono veramente straordinari, soprattutto se si tiene che Conto che non siete professional, certo, certo che come fai a non dire, Gabriele, che non siamo professionali? Cioè, Gabriele. ragazzi, qui non scherziamo, eh? Ah, grazie di cuore, Gabriele, veramente. Allora Luca dice: "Ma cosa si". Soprattutto che siamo 2 autodidatti, siamo solo noi 2, se qualcuno da fuori ci riprendesse sarebbe tutto molto più facile. Allora, prima diamo precedenza a Tiziano che dice: "Siete un punto di riferimento per chi non ha il coraggio di osare. Avete tutta la mia stima". Grazie Tiziano.
Noi ci abbiamo provato, dopo Ci stiamo tanto ancora ci stiamo provando. ancora provando e ci proveremo, fino alla fine. Quindi grazie, ci fa piacere che tu l'abbia notato. Luca De Maio, Luca, ma cosa significa Frank's Frank's Affair? Affair. Sì, Guarda, ci abbiamo más o meno pensato l'hai tanto scritto. e questa cosa è scaturita un po' da questo No, non ci cervello abbiamo forte. pensato tanto. Allora, Frank, sarebbe il mio diminutivo, il mio nomignolo, sarebbe Sara, quindi Frank, affair è un po' la questione di Sara e un po' gli Francesco. affari di Gli Sara e affari di Sara e Francesco. Francesco, gli affari Cioè, che non vanno sempre bene. pensate che ci abbiamo dedicato una settimana per questo No, nome. non è vero. Allora, comunque sprizzate gioia di vivere, dice Gianluca. Un Grazie. afferramento tra di voi che vi fa saltare qualsiasi ostacolo. Grazie Gianluca. Speriamo. Ogni volta la V3 era l'ostacolo, però quello è un altro discorso. Perché io ogni tanto ho dei down, poi però ho anche degli up. Vi voglio vedere in Canada, Manopole e Sella riscaldata a palla. Guarda, io spero di arrivarci un giorno in Canada e poi ovviamente Manopole e Sella riscaldata a palla. Adriano, buona serata, saluti, Gabriele, ciao, va buona bene, serata a Francesco te. Fame lo si vede dalla bocca, cioè ragazzi, è dalle due che non mangio. Cioè. Sì, è vero ragazzi, abbiamo saltato la cena perché abbiamo fatto delle commissioni con mia Siamo sorella. tornati alle 8:30, Siamo tornati tardissimo. Capita, capito il limite di temperatura dei completi Rucca che avete adesso? Sono una vera armatura, ma il mio limite con tutto aperto l'ho raggiunto con i 34 gradi. Allora, con quelli che abbiamo ora, che sono Gore-Tex Pro, quindi i più protettivi, un attimo c'è stato 35 gradi in Calabria, però non è la temperatura il range di utilizzo di questi capi. Cioè, nel senso, tu li indossi e ti trovi magari 200 km a 34 gradi, ma anche 40 gradi li fai ovviamente, però soffri. Secondo me questi capi danno il loro meglio quando la temperatura scende sotto ai 26-27 gradi. Da lì a scendere, poi ovviamente se ti capita a mezza giornata con 30 gradi soffri, ma vai avanti. Infatti poi ripete sotto il completo che avete usato in Sud America penso sia più sfruttabile. Il completo che abbiamo usato in Sud America l'abbiamo scelto volutamente perché il completo, come ci ho fatto un video dedicato, il completo compromesso proprio per un viaggio dove le temperature possono oscillare da meno 10 a più 50. Giochi un po' con i mid-layer, l'intimo tecnico, però se tu come in questo caso ti trovi in Italia, non fai un viaggio lunghissimo e ti piace godere della moto nel periodo, diciamo, tutto tranne l'estate, e anche vai nel sud Italia, questi completi sono veramente eccezionali. Fantastici. Però se uno ovviamente costano un occhio della testa, per noi sono completi in prova, quindi l'avevo detto 1000 volte, abbiamo la possibilità di prenderli e di testarli. Se uno mi facesse la domanda, ma Francesco, tu che completo consigli? Perché io non voglio non voglio vendermi un rene, ma soprattutto voglio un completo per tutte le stagioni, il migliore in assoluto è quello che abbiamo utilizzato in Sud America. Anche se io con quest'ultimo, ragazzi, che essendo freddolosa in questo periodo dell'anno mi sono trovata molto molto bene. Paolo Della Ceca dice: ma scusate, all'EICMA con o senza ripio? Paolo, stiamo ancora considerando, non sabemos. Abbiamo fatto un po' di ripio in Calabria, ma poco. E ti posso dire, Paolo, tu che ce l'hai, per il ripio è meglio la Tenerona LGS. Michele, ti salutiamo, buonanotte, però salutiamo anche Pietro che è una new entry perché dice: ho iniziato a seguirvi qualche giorno fa. Pietro, grazie mille, grazie, buona strada e grazie Michele, per i contenuti Fedeli, di qualità. buonanotte. Qui è saltato un po' di roba. Sì. Maria Grazia Donato, ciao ragazzi, una procedere. Maria Grazia, grazie a te. Grazie a te, un grande abbraccio, un bacio, veramente, grazie di tutto. Lucia Lucrini, grazie ragazzi, è sempre un piacere seguirvi, grazie a te, buonanotte da Bruxelles, Levo Giovanni, buonanotte ragazzi. Poi, allora, Sara vi seguo da sempre, che bello, grazie Stefania, grazie mille. Che bello vedervi sulla GS, è una grande modo. Se un giorno vuoi informazioni sul lusso del camper, chiedi pure. Peter, grazie di cuore. Kojama, io i video li faccio in 360, li lascio così, preferisco guardare quelli che li sanno fare come Kojama, con i video 360 puoi fare quello che vuoi, però lì veramente è un lavorone tirar fuori la parte, e ti ringrazio da parte nostra, che dire, grazie ancora perché... Massimo dice: ciao, spero giovedì di vedervi e stringervi la mano, sia io sia mia moglie Monica. Lo speriamo noi, più di voi. Quindi Massimo e Monica vi aspettiamo. Davide mi ha chiesto: Francesco, un commento al volo, cosa ne pensi del nuovo GS 1003? Allora, ma proprio faccio al volo? Secondo me BMW non
non avrà problemi di vendite, perché la moto è un progetto che funziona, bisogna dirlo e bisogna dire la verità. Per l'utilizzo medio che se ne fa di queste moto, quindi 99% non off-road, magari per viaggiare, è una moto che il motore boxer ha una buona elasticità, una buona spinta, il telelever, è una moto che funziona, è un progetto che hanno azzeccato, l'hanno migliorato. Questa l'avranno ancora affinata. Per quanto riguarda l'estetica, io ho avuto l'invito, non sono andato perché stavamo fuori, non l'ho vista davvero, e io vi dico una cosa, secondo me è stata una scelta di marketing, l'hanno fatta un po' più piccola perché soprattutto l'Adventure, come già detto all'inizio del video, è una moto pensata per chi è alto di statura. E io mi trovo benissimo per la mia altezza. Questa moto qua la vedo un po' piccolina per me, però magari l'Adventure la faranno più grande. Però magari andrà bene per me. Esteticamente parlando, quel faro ci devo prendere un po'. La devo vedere dal vivo per Sì, poterla dai. giudicare Come esteticamente, come tutte le sempre, cose. le persone come le cose vanno conosciute prima, Però dai. magari se uno mi chiede cosa ne pensi, l'impatto Non è stato amore a prima no, vista. non è stato amore a prima vista, no. Però, allora Domenico ci saluta, e Gaetano dice: "Molto professionale, altro che". Grazie, grazie a tutti e 2. Però Giovanni dice: "Passate allora da Comacchio a mangiare l'anguilla", che tra l'altro io non ho mai mangiato, quindi dovrò assaggiare, Sergio, comunque Francesco, vorrei assolutamente. avere il 10% delle tue capacità nei lavori sulle moto, se avessi Sergio, sono tutte cose semplicissime, fidati, non ho poteri particolari. Baldo Abate, anche per quest'anno non salirò all'ECMA, ma vi aspetterò la prossima volta che vedete. Non scordate, venite da ospiti e non da turisti nel visitare la mia terra. Ce ne siamo accorti, Baldo. Grazie, Baldo. È così per la Sicilia, ma è così un po' per il sud Italia. Forse noi marchigiani non trasmettiamo la stessa cosa, ma ci impegneremo a farlo, perché voi su questo siete più bravi. Allora, Massimo Neri dice: ciao, spero ci vedervi, stringivi la mano. Grazie Massimo, ti aspettiamo, anche noi. Assolutamente. Valerio dice: siete troppo simpatici, grazie, una dose di gioia trasmettete, grazie. Grazie Valerio. Non sempre sarà così, però ce la mettiamo tutta, non lo so. Grazie Valerio. Ecco, m'ha scorso troppo, scusate, ecco, ho preso la Ragazzi, strada del ripio. Sara, è 2 ore Sono che finita facciamo nel la diretta, ripio. Sara, bisogna chiudere la diretta perché Ragazzi, sai cos'è? Che poi dobbiamo andare a dormire. ci dicono: "Siete degli screanzati". La scorsa diretta c'hanno detto: non ci state con la testa, 3 ore, ma com'è possibile? Ma non vi regolate?" Qualcuno di voi c'ha un po' insultato, ragazzi, ben volendo, No, ma però cioè, io devo andare a mangiare, cioè, Francesco vuole chiudere per questo, ragazzi. Cioè insultatelo, perché non si fa così? Ecco, no, l'ospitalità. Francesco, questa è bellissima questa domanda, è una domanda che da tempo volevo L'ospitalità fare. l'abbiamo imparata Se mi posso permettere, che vi lascia dentro ogni viaggio? Allora, Francesco, l'ultimo anno della nostra vita è stata una vita in viaggio, quindi faccio fatica a rispondere a questa cosa perché non è come quando partivamo e poi tornavamo. Però se mi fanno questa domanda riferita ai viaggi allora, fatti, sì, no, possiamo rispondere guardandoci indietro, nel senso se cosa ci lasciava, ogni viaggio cosa ci lasciava? Ci lasciava la voglia di continuare, cioè di non girare verso casa. l'ho detto anche un'altra volta, Ho quando stavamo in letto Russia, abbiamo volevo letto continuare per il Giappone se avessi avuto il tempo. ho letto io un messaggio che, poi è scorso via, non ho memorizzato il nome, però diceva: "Il bello di un viaggio è ritornare". È vero in parte, Noi perché questa cosa che, quando leggo è la vero, frase perché è vero che il bello anche del Sud America è stato tornare, è stato tornare per assolutamente. rivedere i familiari, per rivedere le persone care, quello è bellissimo. Questa cosa Però, perché bene o male dopo tempo vedere i nipoti, cioè ti la manca questa cosa, vedere i assolutamente, guarda, genitori, questo è fuori questo è fuori discussione. discussione. Però, Però quello che che ci lasciava ogni viaggio era l'idea di provare a trasformare la nostra vita così, cioè di impegnarci, per condividere e continuando il viaggio avevamo quello che portavamo in valigia era quello, dicevamo: "Ci potrebbe bastare, per altri 4, 5 mesi ce lo faremmo bastare, è sufficiente". Ogni volta ci lasciava questo ed è per questo che siamo finiti nel burrone in cui sì, siamo perché per adesso. fare questo passo secondo me devi avere quella passione folle che ti dà la spinta a provarci. Ti dà la spinta perché la passione era talmente tanta che mi ha dato a me in primis la voglia di crearmi un lavoro per poter avere un'entrata per Vero. poter viaggiare, perché ragazzi senza girarci tanto intorno,
se non hai le risorse dalla famiglia oppure magari tue personali, prima o poi finiscono, perché bene o male viaggiare, ma vivere, no viaggiare, anche fermi, statici, ha un costo, E noi soprattutto. grandi risorse non ne avevamo. E noi, per Quindi chi ci conosce bene, non siamo poveri, ma non siamo assolutamente ricchi. E anzi, spesso ho letto su un articolo di un giornale che spesso chi fa queste cose perché è ricco di famiglia. Io sai che penso? Io penso che chi è veramente ricco di famiglia non lo farebbe mai un viaggio come il nostro in moto, in certe perché condizioni, in forse certi direi luoghi. qualcuno di Perché, chi perché, sta perché bene è direbbe: duro, "Ma chi me lo fa fare?" Esatto. Però, ci tengo a salutare Roberto Bernardo Cidio. Io in Calabria ho sempre sbagliato gli accenti, quindi si può dire Cidio o Ciddio. Perdonami Roberto. Vi ho colpevolmente, scrive, scoperto solo ora che siete passati per la mia Calabria. Chiedo Venia, complimenti Roberto, per il ma che lavoro. dire, No, non grazie di devi cuore. chiedere Venia, ci rendi enormemente, Chiediamo bene a onorati e noi che soddisfatti non che tu siamo ci abbia venuti prima in Calabria. esatto, chiediamo scusa noi perché la Calabria merita questo e tanto altro, ma noi lo Fabio, diremo. buonanotte a tutti. Per le vacanze è facile, lei organizza e io striscio. Numero 1. Grande Fabio. Fabio dice Fabio Rossi Maglietta dice: d'Ecma? "Maglietta d'ECMA, noi le porteremo, le Non so se nostre, avremo quella di Maitec, esatto, ce l'hanno detto, vedremo. quella di Rucca ce l'hanno detto, ma forse noi Ci faremo piegheremo un po' alle esigenze, non importa. vedremo, Però vedremo. le nostre le potete sempre trovare nei nei link O quella di comunque. Maitec o quella di Rucca, comunque le 2 aziende con cui collaboriamo. Pierangelo ci saluta e attende il video Pippone sul GS. Va bene, Non mancherà. È oh, vero, Pitt dice: "Potevi preparare 2 tramezzini". Lo tratto in porca inganno io, paletta perché avevo ragazzi, comprato porca altro, miseria, non mi però parla di tramezzina adesso che c'ho fame. Attilio, ci Kojama, vediamo, se giovedì. volete chiudere dispiace, ma di fronte alla fame di Frank Minchino, ciao. Kojama, grazie di cuore. È un po' come quello che ti mette alla porta, ti dice: "Vabbè dai, però okay, dai, ci vediamo domani", e Cioè, spinge. 360 persone 2 ore, passano le 11 di sera. Mamma mia. Allora, La GS nelle varie versioni è stata sempre brutta. A mio parere si salva solo la Parisi Dakar dei primi anni '80, ma indubbiamente una gran moto per il viaggio. Roby, che dirti? L'estetica non si discute, però che sia una gran moto per il viaggio è vero. è vero anche quello che dice Joe: "Ogni viaggio a me lascia la voglia di fantasticare la prossima partenza". È vero, a noi lasciava la voglia di fantasticare che a un certo punto si era un po' estremizzata e lasciava quello che abbiamo appena detto, Ugo, cioè la voglia Ugo, di tornare meno. sì, è vero. Ugo Cotena dice: Fossi voi smetterei di mangiare fuori. Oh Ma che no, significa? Ugo, non abbiamo mangiato fuori, cioè in questo viaggio, abbiamo accettato inviti, ma in realtà in Sud America, se ci hai Questo è un seguito, viaggio costissimo, quindi in Sud non America, noi prendevamo avevamo appartamenti. casine, facevamo la spesa e cucinavamo. Io sono della Sicilia e volevo chiedere che tratta avete fatto, dice Abbiamo Miki. fatto da Messina a Taormina, poi da Taormina abbiamo fatto tutto il giro mare e neve, Rifugio Sapienza Abbiamo fatto una parte dai Nebrodi, abbiamo fino a fatto Randazzo, girando tutto intorno qualche chicca all'Etna, delle Madonie e siamo tornati, praticamente da aspetta che ti di Castelbuono, no, poi, ci siamo diretti sulla costa dal Olivieri, paese da Santo Stefano, cioè il paese delle ceramiche, abbiamo proceduto fino a Oliveri, Messina e ci siamo esatto, imbarcati di nuovo. proprio una piccolissima parte della Sicilia. "Date un tramezzino a Francesco", dice Vittorio. Lo devo andà a preparare, va Allora, caro. Wingman dice: "Ossia andiamo in Giappone". Siamo stati in Giappone noi, Wingman, ed è uno dei posti dove bisogna andare, punto. Sorprendente. Sorprendenti. Ehm, Paolo Maestri, grazie ancora. Joe Russell, ogni viaggio per me, l'ha detto Sara e Simona, è fare una diretta della moto durante un viaggio. Grazie Simona sì, cioè dell'idea. magari faremo più dirette quando partiremo, se per voi è una buona idea, per noi è anche un'agevolazione, nel senso che dopo la diretta ho l'elettroencefalogramma piatto. Però, Però però almeno non però vo raccapezza a mangiare, sì. Cla dato tramite Claudio, ciao Francesco e Sara, piacere di vedervi in diretta. Viaggiate in inverno? Noi saremo alle 3. Allora Claudio, noi Partecipereste però chiede, non assolutamente, però sì. noi il 10 gennaio abbiamo il volo per tornare in Sud America.
Allora, Ehm, allora no, c'è una domanda interessante di Andrea, perché Wingman, dice sono stato nel 2009 in Giappone. Cosa ne pensi allora Wingham del Giappone? Wingman. Andrea però dice una cosa interessante che potrebbe essere utile a tanti. Domanda, tema viaggio americano: si potrebbe attraversare tutto il continente senza dover per forza ritornare dopo 3, 6 mesi? Beh, è un discorso tanto ampio, Andrea, perché il continente americano ha diverse realtà. Se tu ti riferisci al continente americano del sud, ogni 3 mesi si deve uscire dal paese. Quindi se ci si trova in Argentina, ogni 3 mesi bisogna uscire, e questo vale per tutti i paesi del Sud America, però si può in gran parte uscire e rientrare dopo brevissimo tempo. Anche il giorno stesso puoi fare una cosa Esatto, del anche genere. il giorno Poi il stesso. Nord Per il Nord America America è il discorso diverso. cambia, perché ci sono di mezzo gli È più, Stati Uniti in è più particolare, complicato il però, Nord però c'è America. il Canada, Però c'è il eccetera. Messico, per esempio, che può lasciare in mezzo per 10 anni, quindi per delle cose pro, per delle cose contro il Nord America. Però il limite, questo qua, lo trovi un po' ovunque. Allora, salutiamo Alessandro Glaciale e sua moglie che ci seguono, che abbiamo conosciuto al raduno. Alessandro, comincia ad Vai, impallidire. vai a mangiare, Francesco, comincia a impallidire. Alessandro, io ti immagino con l'accento romano con cui ci parlavi. Va a mangiare, Francesco, vanno a mangiare. Alessandro, È portali vero, quella che paletta. comincia a Cioè, impallidire. se ti racconto la giornata di oggi, siamo tornati ieri sera dopo 500 chilometri di moto con un vento, l'avete, non so dalle vostre parti se c'era vento, ma lungo l'autostrada c'era l'obbligo di uscire dall'autostrada Sì. ai furgonati, telonati e ai C'è camper un per vento vento forte. patagonico che abbiamo portato noi, Sembrava quasi stare in evidentemente. Patagonia, con la moto carica a fare 500 km. Sono arrivato con il collo che mi faceva un dolore pazzesco. Allora, Francesco intanto ci si vede a Milano e vi scrocco un autografo, Ma molto volentieri, un onore. Saba dice che suo marito, che la vuole portare in Marocco, ha detto è più comodo in aereo che in moto, Saba, però è bello in moto, vale, il Marocco credici. andate perché è bellissimo. E Alessandro, i video della Sicilia arriveranno, quindi arriveranno presto, appena potremo. Qui dice Nicola, buonanotte ragazzi, vi seguo da poco, ho iniziato a guardare tutti i vostri video, siete fantastici, io sono musicista da poco, spero di viaggiare tanto insieme a mia moglie. Te lo Noi auguriamo te lo di cuore, auguriamo. Nicola. Comunque i video della Sicilia noi proveremo, non ce la faremo adesso, però porteremo tutto il materiale per lavorare anche Guarda che ha nei scritto momenti Wingham, morti. troppo bello il Giappone, grande. Nei momenti morti Oh, lavoreremo amici anche lì su. andiamo, noi siamo stati e l'idea è di tornare, non per adesso perché abbiamo altri progetti, ma tornerei anche domani. Pitt ci dice più dirette, magari brevi in effetti, ma in diretta è un'altra cosa. È 2 vero. ore esatte, Francesco sta dicendo vuole andare a mangiare, però non si può verrò ad fare. ECMA, Mauro, grazie, noi ti aspettiamo. Ho 61 anni, è una signora in moto. Noi vi aspettiamo abbiamo risvegliato la passione. È un grande onore, Mauro, quindi salutiamo te e la tua Wingham dice signora. sono stato Osaka, Kobe, naturalmente Tokyo. Tokyo. Noi siamo stati a Nikko, siamo stati a Kyoto, Sì, ci sarebbe da beh, vedere pazzesco. l'Hokkaido, ci sarebbe da vedere tantissimo. Allora, Stefano dice: "Mercoledì mattina fino a che ora sarete nello stand?" Abbiamo Stefano, una non presentazione alle 10:20, forse mi hanno detto anche se voglio parlare sul palco lì e dire il mio punto di vista, sicuramente lo farò, quindi non non so. abbiamo orari precisi per No, quando però andremo dalle via, 10, però 10 e dalle 20. 10:20 sì. Allora, Tina, sono d'accordo con aspetta voi. qui. Orca, mi ha girato Ecco. Tina. Ciao mercoledì mattina, ok. Paolo Maestri, non sono appassionato di moto, ma anzi di macchine, ma vi amo alla follia a prescindere. È un Ciao onore Paolo, perché noi Paolo, questa è la vorremmo cosa più, proprio trovare è la cosa questo. più bella anche perché di fondo su questo canale non c'è solo la moto, io faccio video pipponi, argomento, ma li potrei fare anche su altre cose perché ho una curiosità infinita su tantissime altre cose e ripeto, ora si viaggia in moto, chissà magari se fra qualche Però anno ci fa molto piacere il si viaggia tuo con un altro commento. mezzo. Peter ci riprova, ha detto, non mi avete risposto, sto panzerotto in Puglia l'avete mangiato? Abbiamo mangiato di tutto in Puglia. Questa volta Ma abbiamo perché mi parli del anche il panzerotto panzerotto. adesso che è una delle cose più buone che abbia mai mangiato? Però Mamma mia. questa volta abbiamo anche assaggiato il sospirone, penso che tu lo conosca, a fine E basta. Non parliamo di cibo adesso, sto per morire. Allora, mi dispiace molto di non essere a ECMA, Giuseppe, anche a noi. Però, ci vedremo e comunque ci vedremo in giro. Alessandro, comunque siete tanti che ci vedremo ad EICMA. Sì,
Noi Wingman dice lo fammi sapere speriamo. quando andiamo. Ok, Wingman. Tina, io ti volevo rispondere ma hai cancellato il messaggio, peccato, però va bene. Sara, mi riferivo alle dirette della Allora, i video della Sicilia, Alessandra, arriveranno. Midtown dice credo di venire anch'io a ECMA, Allora, ok? Delia dobbiamo rispondere perché ci scriviamo ogni tanto. Ho costretto mio marito a comprare il GS, mio amore a prima vista. Adesso è il suo turno. Prossima moto multistrada. Brava Delia, così si fa. Sono d'accordo. Una volta uno, una volta l'altro. Io non ho il tuo Delia, stesso. comunque due moto non meglio dell'altra. Non ho il tuo stesso potere, Anche non ho perché il tuo multistrada Pikes gusto, Peak è non il sono top. una che sceglie moto, magari scelgo altro, però sei stata bravissima perché adesso ha dato precedenza a lui e lo so che sei brava perché ci siamo scritte. L'italiano lui è a Bordeaux. Dice il Giappone è stato il nostro viaggio di nozze, il paese più unico, è verissimo. È vero, In Giappone bisogna andarci per capire quanto è unico. Ciao Angelo, Ciao, Gaspare Angelo. è stato a Hiroshima, Nagasaki. Noi non ci siamo stati, una bomba. Beh, dai. Ciao, non potremmo essere a ECMA, magari potreste riprendere l'intervento sul palco di Francesco e trasmetterlo sul canale. Michela, potrebbe essere un'idea. Adesso vediamo, probabilmente anche Mytech lo farà. Vediamo come. Midtown ci sarete giovedì ECMA? Sì, ci saremo, l'ho scritto sotto nella descrizione del video. Ci saremo giovedì e venerdì. Quindi tu cominci a dare i numeri anche prima, un Sì. attimo. Un abbraccio grande. Allora, devi leggere i messaggi. Stai calmo, adesso vado a fare il tramezzino. Gio Russell. Ragazzi, vi saluto prima che Fra mi sclera per la fame azzannata. Gio mi conosci, vedi? Sì, Gio ha capito tutto. Inizio al braccio. Io sto cercando di calmare le acque perché qua la situazione le è borse drammatica. Le ho comprate, ora mi serve una moto. Mi sembra giusto questa cosa. Grande Pep. Questa cosa mi sembra giusta. Ciao Delia, ciao. Un abbraccio. Allora, però salutiamo Francesco Runzio, un abbraccio grande. Nos contaran de maestra terra in ECMA. Buonanotte, va a mangiare. Bravo Francesco, top. Quindi, allora, 2 ore e 05 siamo stati più bravi, l'altra volta 4 ore. Sono ancora 316 persone, ecco, stanno scendendo 300 persone. Sì, ma stanno scendendo perché tu gli dici di andare via. Cioè, non è che gli dico di andare via. L'ospitalità del sud non ti è ancora, non l'hai ancora imparata. Tu se devi andare a mangiare, vai a mangiare. Allora. Ragazzi, stasera non mangi, dice Danilo, è verissimo, perché qui ma anche voi non dovete andare a dormire, sono le 11:10. Smettila, dai. Siete stati anche di ispirazione per i miei viaggi, più piccoli dei vostri. Non importa, Fabrizio, non è importanza. Ciao ragazzi, grazie per avermi fatto vedere la mia terra, la Calabria. Mi dispiace però non siete passati da Reggio. Allora, da Reggio siamo passati, quando siamo tornati, ovviamente di passaggio, quando siamo scesi dal traghetto, perché abbiamo fatto tutta la costa sud di ritorno fino a Catanzaro e abbiamo fatto un pezzettino di Aspromonte, un paesino Rogudi. Sì, ma ne dovremo fare per altri. arrivarci 4 ore tra andata e ritorno. Però Tortorix, sappiamo che dobbiamo fare il chilometro più bello d'Italia, sappiamo che io voglio andare a vedere i bronzi di Riace a Reggio, dobbiamo vedere tantissimo, ma torneremo a Reggio Calabria. Ragazzi, voi tu non ti rendi conto di quanto ci sia piaciuta la Calabria, anche grazie alle persone, c'è da dire, che ci hanno accolto, e questo è un valore aggiunto, perché quando le persone vengono ben accolte da un luogo, le persone tornano. Questo vale in ogni cosa. Quindi tu che stai cacciando le persone, poi questa cosa non paga. Allora, quindi renditene conto. Possiamo far così, ecco. Vi lascio Sara, vado a mangiare, poi torno, facciamo cosa. Il cambio. Allora, qui comunque scrivono aiole e peperoncino. Alessandro Valà, non ti è passato il cannolo a ricotta? Alessandro. Pietro scrive, quella, non mi fare dire cose che... Sto a casa di amici. Grazie. Comunque scriveva Pietro, sto a casa di amici, abbiamo fatto spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Yeah. Poi anche a Catania, certo che verremo. Gabriele, se te mangi un tramezzino in diretta io non mi scandalo, anzi me ne faccio pure io. Venite in Molise, GDC, certo che veniamo in Molise, ieri siamo passati solo di passaggio, ma verremo di sicuro, perché noi, ragazzi, io ve lo devo dire, adesso ve lo dico perché tanto Francesco non gliela fa più a parlare, però hai un'autonomia che tu non ti rendi conto. È vero, ce n'ho meno io, è vero. Lei fa la figa, dopo crolla. È vero, fra un po' inizio a tremare, però
ragazzi, il mio sogno personale è quello di passare chilometro per chilometro l'Italia, villaggio per villaggio, paese per paese. Questo è veramente il sogno nel E me cassetto. l'aveva detto anche prima di partire di spedire a Tenerone in Sud America, questa Però cosa me la dice da tempo, e io gli ho vuoi detto lo faremo però con vuoi calma, i costi dell'Italia, vuoi bisogna che andare a gradi. c'è anche la curiosità di vedere il mondo, però il sogno nel cassetto, ragazzi, sappiatelo tutti, è quello di fare l'Italia da villaggio a villaggio, e se avremo un po' di salute, speriamo, E e la anche se, faremo tutta. anche Il se rius- Molise, certo, anche se assolutamente. riusciremo economicamente, perché quello è un dato che mettiamo spesso da parte, ma noi siamo crudi nella realtà dei fatti e bisogna dire le cose come stanno. Quindi se riusciamo a fare questo viaggio che abbiamo fatto in Sud Italia, bisogna riconoscerlo, è stato in parte agevolato dalle persone che ci hanno ospitato, perché altrimenti avrebbe Verissimo. avuto un costo troppo alto Un costo molto più per le alto, questo sì. nostre... Gaspare fa hashtag facciamo mangiare Francesco, però qualcuno invece dice mangia in diretta come Andrea, oppure Diglielo però che tu non hai preparato nulla, perché non glielo dici? Siamo arrivati. Ma non, Che la verità, ragazzi, Ivano dice, ormai ve lo dico perché sono stanco, dico la non verità. andremo via Siamo per stati a fare i capelli oggi, siamo stati su un paese qua vicino dove lavora la sorella di Sara. San Severino, che è bellissima, venite a visitarla, tra Allora, l'altro. prima cosa, Però Ivano dice non andremo via per farti saltare la cena. Top, Ivano ha capito tutto. Comunque, prima cosa, ve la devo dire questa cosa, la macchina, la mia l'ho venduta, non ce l'abbiamo più, abbiamo solo la 500 di Sara, è rimasta, che ha 15 anni. Avevamo l'appuntamento alle 4 su un paese qua vicino a noi, 30 km di distanza, dove lavora la sorella che fa la parrucchiera. E ci si è rotta la macchina. La macchina stava ferma da un mese, accendo la macchina al 500, vado indietro, sento un rumore strano dai freni posteriori, praticamente ho capito quello che è successo, secondo me si è staccata la ganascia del tamburo e quindi se premo il pedale del freno va a fine corsa, non potevo viaggiare. È importante questo che ci stanno dicendo. Vi aspetto ad Avellino siamo passati, tra l'altro un entroterra spettacolare campano, quindi torneremo di sicuro. Mauro Catena, adesso cerco di fare qual è il piatto tipico della vostra zona? Il piatto tipico, i vincis grassi, ci sono i vincis grassi, ci hanno chiesto da portare a Milano Luciamellotto, però sì. Luciamellotto è tipico in parte, c'è il ciauscolo, il salame spalmabile sarebbe. Sì, esatto, che il salame non è spalmabile, il salame morbido. Però si spalma, è di origine, insomma, origine controllata dovrebbe essere, un prodotto DOC. Però venite nelle Marche, ragazzi, perché si mangia bene anche qua. Si mangia bene. Ecco, cioè, tanto. Non è a livello del sud, secondo me, perché il sud non è che sia migliore o peggiore. Per la quantità, perché il sud se non mangi tanto sei fuori dai giochi. Cioè, il sud, ragazzi, mi ha messo alla prova. Devo essere sincero, mi ha messo alla prova. Aspetta, rispondiamo a Gabriele che dice che nel maggio 2025 ci sarà la Donata Nazionale degli Alpini a Biella. Venite su a trovarci, magari. Addirittura nel maggio, già l'hanno pensata fra un anno e mezzo. Okay. Quindi ci programmiamo, dovremmo, se saremo ancora in Sud America, dovremmo dissossato, giusto, anticipare. Francesco, è importantissima la parte economica, verissimo. Ma adesso cerco di fare, ok, prossima diretta, no, leggi bene. Allora, Ciampoli, Gaspare. Gaspare. Non attacca prossima diretta, Flevo attaccato il numero 1. Ecco, però Claudio dice... Giorassi, dai, la vostra fan base non vi farà spendere un euro per gli alloggi. Guarda, Gio, è già stata veramente più di quello che pensavamo. Ha fatto già troppo. Veramente. Però Claudio Mancioppi dice... Questa è la giusta punizione per tutte le foto food pornografiche che ci avete propinato in questo giro del Sud Italia. Claudio, non hai visto ancora nulla perché ho delle clip qua dentro che voi umani del nord e centro Italia. Il diabete non tanto, ma il colesterolo, il sangue diventa pastoso. Allora, in Sicilia state tranquilli che troverete sempre un posto dove dormire. Domenico, è verissimo. In tantissimi ci hanno scritto, veramente. In Calabria è la stessa cosa, in Puglia è la stessa Tonio, cosa. quello del GS. Avremmo voluto, diciamo la verità, anche fare meglio la Basilicata. Avevamo intenzione anche di passare a tantissimo da vedere. Di fare i Calanchi, perché è una parte straordinaria, perché è una parte molto molto vicina a quella che abbiamo
l'abbiamo visto in Cappadocia e noi ce l'abbiamo qui a 2 passi, la dobbiamo vedere assolutamente. Quindi ragazzi, l'Italia è da fare molto, molto meglio di quello che purtroppo abbiamo provato a fare. Mariano dice: "Vi seguo ormai da qualche anno. Nella mia immaginazione di fanciullo cresciuto rappresentate il viaggio di Atreio e Falcor, la storia infinita, la ricerca del senso della vita". Mariano, Bellissimo commento. bellissimo, ci fai un po' Non vi seguo commuovere. più. Se venite in Friuli, specialmente a San Daniele, vi porto a mangiare il prosciutto crudo. Andrea, che ci dici? Mamma mia. Ce l'abbiamo anche noi il prosciutto crudo di Norcia, vicino, non è come No, San Daniele. no, non è come il San Daniele, ma questo era un dispetto a te, ma verremo in Friuli. Abbiamo anche cari amici Tina, in grande Friuli Sara, il tuo è un sogno meraviglioso che sicuramente vi darà modo di scoprire il meglio di questa Italia. Vi auguro che diventi presto realtà. Grazie di cuore, Tina. Sì, Tina, grazie perché, veramente io, certe volte, si dice, no, gli altri stati sono pensiamo che siano migliori dei nostri. Io ogni volta in Italia, mi commuovo, è il mio stato, è la regione, Intanto cioè la prendo nazione l'integratore, intanto. è la nazione dove sono nata. Sembra un po' banale, ma in realtà ragazzi è veramente il mio sogno e Francesco lo sa da sempre. Ma è anche il mio, non è solo il suo, perché l'Italia, ragazzi, come Siete già passati detto, sotto casa mia, Capo d'Orlando, salvo, è verissimo. Tra l'altro io m'ero preparata anche la storia della leggenda, insomma, che limite tra leggenda e realtà di la chanson de Roland, che sembra che insomma il cavaliere della tavola rotonda sia proprio passato da Capo d'Orlando e che abbia lasciato il suo nome, appunto, Capo d'Orlando. Poi non ci siamo passati, ma abbiamo anche lì sfiorato andavamo anche di lì. fretta, dai, porca miseria. Gio dice: "Piatto di risotto al persico". La vera Dovrei fare in porchetta. tempo ad arrivare, quindi Gio stava partendo. Marco dice, dovete la vera porchetta dovete venì a magnà da Riccia, la vera porchetta. Ma è famosissima No, Riccia. la vera porchetta te lo dice sempre per te. Verissimo Marco, è verissimo. Ci siamo passati ad Ariccia però, ci siamo passati e Alessandro cavolo. dice: "Venite in estate a vedere i faraglioni e mangiare la granita e brioche". Mamma mia, ragazzi. Allora l'abbiamo mangiata a Taormina, la granita e brioche, no, solo granita perché era tardi, dovevamo andare a cena, ragazzi, è tanta roba. Wingham, ora va Tra a l'altro abbiamo cucinare, mi viene fame, non dirlo a me. Marcello Frullani: "Francesco, troppo troppo facile facile con come una come come sa". Sara, non lo so Marcello, non lo so, qualche Dì la volta verità, dì no, perché qui la gente, cioè, allora qui allora, è troppo facile che uno come Sara o è troppo facile che uno come Francesco? allora, Vai. un attimo che io mi No, sono devi rispondere alla mia domanda. allora, viaggiare ed essere in giro è molto più facile come Francesco, però, Francesco è uno duro, nel senso che è uno che che ci va giù pesante tante volte, quindi La dovete faccio piangere ogni tanto, quello mi vuol fa dire. piangere ogni tanto, perché io Ma io lo sono faccio per il suo pecco bene. dall'altra parte, sono una che va fortificata e sono una un po' debole. Allora, che Speriamo che non si dire, spezza ogni tanto però. speriamo di no, però, devo ammetterlo ragazzi, è più facile viaggiare con uno come Francesco, è vero. La granita alla mandorla è quella che abbiamo assaggiato, La l'abbiamo granita alla assaggiata con la mandorla granita al pistacchio, però con l'aggiunta di era latte. Era granita al no, al pistacchio con l'aggiunta di latte. Bam Bam, come si chiama? Al Bambar, sì, di Bam Bam, Taormina. che è famoso, ma la granita alle mandorle è Massimo ci qualcosa. saluta da Filottrano, è d'obbligo salutarlo. Ciao Massimo, Filottrano top, è Filottrano vicino a da noi. noi mezz'ora. Assolutamente non nel cuore. Buonanotte, a presto, buon appetito Francesco, dice Vedi, per Gaetano. farmi un favore, vedi quando gente mi vuole bene qua? Allora Vale dice: "Avete mai pensato di diventare tour operator per viaggi in moto?" Cioè, quindi dice Gaspare: "Francesco, ti vedo sciupato, ma mangi, mangia". Comunque, abbiamo mai pensato di diventare tour operator per viaggi in moto? Guarda, ce l'hanno chiesto, penso senza conoscerci, tantissima gente ce l'ha chiesto, perché forse Però seriamente esprimiamo ancora fidu non l'abbiamo forse uno che preso guarda in i video, uno considerazione. esprimo fiducia o esprimi fiducia, o esprimiamo fiducia.
no, diciamo che chiaramente la fiducia la esprimi più tu. Mi sto allargando troppo stasera, chiudiamola qui. Sì, però Però ma secondo te la gente con noi starebbe bene in viaggio? non lo so ragazzi, Con gli perché orari che facciamo noi, con allora io la mattina sono lenta, mangio tanto a colazione, quindi dovreste aspettarmi. I tour operator sono più bravi di me. cioè in moto si parte presto. Io faccio una politica aziendale di partire presto la mattina, ma tanto in Sud America io ti faccio come Celentano con il trattore. Cioè, ti stacco dal letto, l'attacco sulla Tenerona, lo farò. Allora Gabriele dice: "Vi portate dietro qualche romanzo? Per Cile e Perù bisogna leggere Choloane". Sì, bisogna leggere tanto Gabriele. Però questa volta Perù penso che non andremo, C'è perché anche un c'è tanta roba da altro vedere in Bolivia, quindi faremo il nord. Faremo il nord del Perù. no, Ah no, del Perù, scusami, no. Perù forse l'anno prossimo. Però perché aveva scritto Cile. Il nord Sì. del Cile lo faremo, assolutamente sì. Poi, buon appetito Francesco. Gaetano Melluso, buonanotte, buon appetito, grazie Gaetano. Certo. Poi, La Luca brioche va Locici. mangiata tiepida e la granita alle mandorle con panna. Porca miseria. Luca dice: "Me gli è venuta fame anche a lui e sta facendo 2 tagliatelle al ragù". A Che Siracusa faccio, metto un piatto in più? mamma mia, sì. A Siracusa è migliore la granita di mandorla. Wingham, Ce l'hanno consigliata anche lì a anche a Taormina, Taormina, la stessa quindi. cosa. Allora Tina dice: "Vi invitiamo volentieri a casa nostra per mangiare in Lombardia i migliori panzerotti pugliesi", e ci crediamo, perché un pugliese insomma Non non sbaglia smette mai. mai di l'arte del saper fare. Io non ci verrei con voi in viaggio perché attirate pioggia, come il miele attira le api. Giuseppe De Luca, verissimo. Però Wingham ha dato un consiglio: basta mettere l'orologio di 3 ore indietro per partire puntuali. Non basterebbe, te lo dico io che non basterebbe con Sono un Sara. po' lenta Wingman, sono un po' lenta. Però bravi ragazzi, continuate così, mandiamo Francesco a mangiare. Grazie Stefano, grazie. In moto si parte con il buio e ci si ferma quando fa buio. Dissociate, è verissimo. È verissimo. Noi invece partiamo con il sole alto, ci fermiamo con la luna alta. Appunto, questa è la risposta per chi pensa, in parte ha ragione, perché non posso proprio sminuirmi così tanto, però che io non sia sempre un'ottima compagna di viaggio. Qualche volta sì, però non sempre. Sara, 2 ore e 20 di diretta. Abbiamo detto prima di iniziare di farla Sì, perché corta. dopo ci insultate. Di Qualcuno farla di voi corta. Dai, ne rifaremo altre e quindi Domenico, non è un discorso che dopo qualcuno scrive: "Francesco deve andare a mangiare, adesso questa ci mandi a quel paese". Non è vero. no, È che la Domenico per voglio fare corta. sì. Cioè, 2 ore e 20 di diretta. Chi la cioè, sa Domenico dice: dalle mie parti si dice: "Mattinata fa giornata". È vero, adesso questa me la scrivo ed è un'indicazione per me. c'è la data di partenza per il ritorno in Sud America, che l'abbiamo detto prima, 10 gennaio. Più live per tutti, come diceva quel Vedi? film, Esatto, faremo Qualunquemente. Giuseppe De Luca, Più live ragazzi, per scherzo tutti. con voi, verrei anche a piedi. Giuseppe, tu Giuseppe, lo sapevamo sei che troppo scherzavi. buono. Però un po' è anche vero. Poi, sarebbe bello dall'ECMA una diretta. Ci Ci abbiamo proviamo. pensato, magari ve la facciamo più corta, vi Cioè, annoiamo 2 ore meno. ma ragazzi. Da Quindi dove partite il 10 gennaio? Da Roma. partiremo da Roma ragazzi, faremo Roma, Roma, Fiumicino, Roma, Madrid, Montevideo stavolta, quindi non quindi è un atterreremo a Buenos viaggio Aires. diverso, non è diretto, Gojama ci fa andare a mangiare, grazie Gojama, Sbrido ci sempre adora. centrissimo. E poi E poi basta Sara, andiamo. allora organizziamo Io un vi comitato di saluto, saluto. vi saluto tutti, ci dispiace che non abbiamo risposto a tutti come sempre. Mauro infatti ci dice: "Avete lasciato la pentola sul fuoco". In No, realtà no, sai come si dice Mauro da dalle parti noi si nostre? dice, Se ascolta, mettiti seduto. cioè sui fornelli dorme ancora il No, gatto. ce dorme Ce Lugatto, si dorme lu dice. gattu, si dice, perché in dialetto si dice: "Dorme ancora lu gattu". Cioè, quindi io qui chiudo la diretta, sai che significa? Che mangio fra mezz'ora. Stasera abbiamo il petto di tacchino che c'è ancora da cuocerlo. Sono Ante le 11:30, dobbiamo fare la valigia per No, non domani. sono le 11:30. No, le Sì, sono le 11:25. 11:30. Dobbiamo fare la valigia per domani, che ancora la valigia dobbiamo fare, che Però abbiamo il salutiamo treno alle 8 a Civitanova. Antoleo ci dice: "Siete di ispirazione, sareste veramente bravi come accompagnatori". Lo prenderemo in considerazione. Noi anche speriamo di vederti ad EICMA, quindi ragazzi
buonanotte a tutti perché, avete Grazie visto, ancora. buon appetito. È anche ragazzi, è un modo anche scherzoso, anche, perché è vero che c'è pure la fame di Francesco, un No, po' io anche la mia, no, però non voglio fare però è ne faremo di vero. più e questo è Poi vi promesso. stancheremmo e qualcuno ci direbbe: non le guardo perché siete noiosi, sono troppo lunghe", e un po' hanno anche ragione, Dopo quindi Sara parla, 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 parla. parla. Senti un po', non Eh, è che possiamo ragazzi, grazie a tutti. grazie veramente. Scusate se siamo stati un po' Anche perché io devo spegnere tutte le luci qua, che praticamente mi sono abbronzato con tutte le luci qua che abbiamo messo. sì, preparazione dell'AGS dove hai risposto a Sara sulle cose da fare in cucina. Fantastici, grazie Pete, Ciao a grazie. tutti, ciao, ciao, ciao Ragazzi, veramente di cuore. Ve lo scrivo anche sulla chat. grazie, grazie infinitamente. Non ce la fa più a parlare, per cui ha iniziato a scrivere. No, Vi vogliamo bene ragazzi, vi aspettiamo ad ECMA, guardate tutti i riferimenti in descrizione a questo video, vi aspettiamo, se non ve li ricordate, se non avete modo di guardarli, scriveteci in privato in Instagram, in Messenger di Facebook, non sempre rispondiamo con celerità, però ce la mettiamo tutta in occasione di ECMA perché vogliamo incontrarvi. Se potete, passate perché ci fa un enorme piacere, un enorme l'ho onore. scritto diverse volte, però lo ripeto qua. Grazie veramente di cuore a tutte le persone che ci supportano con il link PayPal. Io non posso rispondere su un PayPal da quando ho fatto PayPal Business per le magliette, non posso rispondere ai vostri messaggi perché mi dice che non posso inviare messaggi, però io vi ringrazio in diretta per tutto il supporto. Per noi, come dico sempre, un caffè è tantissima roba. Grazie Grazie ragazzi, ancora. grazie infinitamente. Joker, saluti da Corridonia, ti salutiamo dalla nostra Corridonia, Ciao a sarai a 2 tutti. passi. Ciao a tutti ragazzi, scriveteci se avete bisogno di informazioni, altrimenti cercatele nella descrizione di questo video. Vi aspettiamo, vi abbracciamo tutti. Fate i Anche bravi. chi non può, e scusateci se non possiamo esserci sabato e domenica, cercheremo di migliorare nel tempo. Ciao. Termina streaming.